Allora, do un consiglio. Questa parte che è la fine la metti all'inizio perché c'è il terremoto durante il podcast, che non è le dichiarazioni che faccio io, è proprio il terremoto vero nel podcast. Io sono Riccardo Ciotti e questo è Racers, un podcast realizzato in collaborazione con Giaga Pubblicazioni. Se anche tu come me sei appassionato di motorsport, ricordati di attivare la campanellina, di iscriverti al canale e di seguirci sui nostri social. Ciao Gianluigi. Ciao, buongiorno. Ciao, ben trovato. Buongiorno a tutti. Grazie. Senti, allora, come ti raccontavo prima, noi qui siamo soliti iniziare a parlare con i nostri ospiti e raccontare un pochino quella che è la loro vita, quindi dagli inizi, quindi dove nasci, quando nasci, e piano piano arriviamo al nostro argomento. Parecchio tempo fa nasco, 50 anni fa abbondanti. Sono nato a Udine, sono cresciuto poi in Puglia, sono metà, mio padre è pugliese, mia madre era veneta, sono cresciuto in Puglia. Ho fatto le scuole lì, l'università lì, poi ho cominciato a girare un po', sono stato all'estero, sono stato in Scozia, ho vissuto un po' di tempo lì, dove ho avuto la folgorazione di internet, che insomma, fine anni 90 in Italia c'era poco, invece lì ho scoperto un giorno, in un ostello, una sala, dove tutti andavano e ne uscivano sconvolti, diceva che si drogheranno. Anche, ma soprattutto perché si fumava, ma soprattutto c'era internet con una velocità che dopo noi in Italia abbiamo avuto molti anni dopo. 10 anni dopo. Sì, forse sì. E quindi ho detto, vabbè, io sì, sono laureato in scienze amministrative, quindi una cosa che non c'entra niente. Ho fatto un master, sai, questi master in comunicazione d'impresa, relazioni, però ho detto, io vorrei lavorare su internet, ed era il momento giusto, no? Quindi fine anni 90, primi 2000, prima dell'11 settembre, no? C'erano tantissime compagnie, sono stato a Milano, ho lavorato, ho fatto molte cose interessanti, dopodiché mi sono trasferito a Firenze, sempre per lavoro che faccio ancora adesso, e poi dopo comunque ho avuto la possibilità di accedere al mondo moto, no? Io come sport non ho mai fatto motociclismo, perché comunque vivevo in una situazione in cui, a parte non me lo potevo permettere, però era anche un ambiente un pochino diverso, nel senso che comunque dove sono cresciuto io in Puglia, e anche in un paese, era veramente tutto a passo d'uomo, a misura d'uomo, il motociclismo È una cosa lontana. è una cosa lontana, c'è un autodromo dove dopo sono andato anche ad allenarmi, ho anche avuto il box a Binetto, no, per qualche anno. Anch'io sono andato in pista, anch'io ho fatto, però non ne faccio un vanto, ecco, non era proprio lo sport, diciamo, d'elezione. Sono cresciuto con altri sport, sono cresciuto con le arti marziali, non mi sono fatto mancare niente, sotto ogni aspetto, gare di ogni tipo, e tutte le volte che andavo da qualche parte, che cambiavo città, mi cimentavo in quegli sport lì. Le moto sono arrivate dopo, quando mi sono potuto permettere la motocicletta, come tutte le cose, overdose, no? Quindi 1, 2, 3 moto, tante moto, 1000 moto, e quindi poi no. E questa cosa delle arti marziali, spostandoti, è venuto un po' meno, ho iniziato a occuparmi sempre più di moto. Io ancora mi alleno adesso, faccio le cose, le mie gare, le mie cose anche in altri sport, però diciamo che il motociclismo è diventata una passione, no? Quella di fare di una passione un lavoro è, secondo me, uno dei modi per poter continuare a permetterti delle cose se non hai, diciamo così, le spalle super coperte, no? E quindi poi alla fine, per caso, è nato Mr. Helmet. Cioè, è nato perché mi hanno chiesto di fare delle analisi, io faccio l'analista di marketing e di dati, su alcuni prodotti, e mi sono accorto che c'erano tante cose all'estero a livello di recensioni che in Italia non c'erano. Ho detto, inizio a fare le recensioni dei prodotti. Era il periodo giusto, ho iniziato a fare le recensioni e mi mandavano i prodotti. È nato Mr. Helmet, questo pupazzetto che ho fatto, è il logo, sì, questa capoccetta, sì, che è stato disegnato da un grafico poi famoso, che ha disegnato anche altre cose molto importanti e che mi ha regalato Mr. Helmet praticamente, no? Quindi la fortuna anche di avere qualcuno che una volta tanto ti regala qualcosa, un logo carino. Io ho detto, fammelo che assomiglia un po' agli Incredibili, cioè che è un po' supereroe, però che non è che sia uno che si prende troppo sul serio, no? E mi ha fatto questo pupazzetto e ho iniziato a fare Mr. Helmet. Dopodiché
e c'è stato un po' di crisi primi anni 2000, 2008, 2009, così il primo, no? Sì. E con le aziende, Crisi economica, no? Ha stato un po' una flessione, le aziende ti mandavano certo. meno volentieri la roba, cominciavi a fare le recensioni vere e le aziende non sempre gradivano. Ok. Allora, e poi nel frattempo ho detto, ma mi piacerebbe andare a seguire il mondiale per parlare, che era una cosa che non si faceva ancora, adesso tutti recensiscono, no? Tutti Sì, tutti ormai. quanti. Ma sai, prima non era così. E quindi ho detto, voglio andare a fare il mondiale Superbike, a seguire il mondiale Superbike e a raccontare il materiale dei piloti. Il materiale. Il materiale. Poi sono andato là e ho detto, ma queste cose che succedono, che io leggo, sono diverse da quelle che veramente cioè quel problema che dopo è diventato un mio pallino, no? Che è quello delle notizie che non, cioè le cose che succedono sono, e lo sai anche tu che vivi nel paddock, quando quelle cose che leggi non sono esattamente quello che succede. Ho detto, ma forse voglio provare a dire io, e lì è stata la fine. Cioè, la fine delle recensioni e quindi la fine dell'amicizia e l'inizio dell'intestardimento nel cercare di raccontare no la verità, e la verità, cioè uno che dice io racconto la verità è pazzo, cioè, No, sì. dico la verità che è diversa, cioè dico la mia la verità, quindi ho iniziato a fare Mr. Herbert e poi nel tempo è diventato, diciamo così, dopo 10 anni credo di mondiale Superbike è diventato utile non seguirla di persona, è molto meglio, Meglio. ma assolutamente sì, cioè quando fai parte di un meccanismo, questo vale per tutto, sei come posso dire, influenzato dal meccanismo stesso, cioè certo. tu fai parte di un meccanismo, sei parte di una cosa. Se sei troppo parte di una cosa hai un bias, un impedimento cognitivo che ti impedisce di essere onesto verso quella cosa, no? Chiaro. A meno che tu non te ne freghi. Però rischi poi è come fare arbitrare il proprio figlio, cioè non lo so, oppure che ne so. Il paddock è un ambiente magnifico dove tu viaggi con queste persone, vivi con queste persone. È una grossa famiglia. È una grossa famiglia che difficilmente può impegnarsi nel dire le cose assolutamente come stanno senza dover rischiare di incrinare dei rapporti. I panni sporchi si lavano in ma a parte a parte i panni sporchi è proprio un fatto di affetto, no? Noi viaggiamo insieme, viviamo insieme, cioè io faccio il giornalista, tu fai il team, se c'è una cosa certo, un pochino di bene, ma anche mica perché non sono una persona corretta, ma anche per cortesia, per riconoscenza, certo, per voler preservare l'amicizia. Quindi mi sono accorto che non andare più cioè quando tu vai lì conosci il meccanismo ed è giusto che tu lo conosca, no? Sì. Perché devi sapere come funzionano le cose, devi sapere come gira il meccanismo, è molto importante, cioè chi non è mai andato alle gare non può sapere le dinamiche. Poi però se vuoi veramente fare questo tipo di informazione, un'informazione affrancata, cioè libera da determinate cose, ti devi un po' rendere indipendente dal meccanismo, cioè se ci mangi fai fatica letteralmente a parlarne, perché devi dire delle cose bellissime ma anche delle cose meno belle, no? Quindi cioè, è una cosa strana, cioè tu costruisci, distruggi, ricostruisci, no? Che è una filosofia dello Zen, dove tu impari una cosa, poi la distruggi, la dimentichi e la ricostruisci per migliorarla, no? Vale, io vengo dalle arti marziali, vale per le arti marziali, vale anche per il lavoro, no? Uno certo, impara qualcosa, impara la tecnica, impara, diciamo così, i fondamentali, poi li abbandona e crea qualcosa di... È uguale anche, diciamo così, nel lavoro, nella vita, come trasferirsi da una città, ma come cioè chi non ha mai cambiato città, chi non è mai uscito dalla zona di comfort, non può giudicare o non ha idea di quello che c'è. I piloti per questo cadono, cioè cadono i piloti più bravi,
non cadono i piloti più scarsi. Cioè, pilota che osa cade, cioè, del resto si può, cioè, me lo dicono sempre tanti piloti con cui io parlo, no? Cioè, se sei bravo e se sei veloce smetti di cadere, ma non diventi veloce se non sei, se non sei veloce, voglio dire, la velocità non la trovi, cioè, ce l'hai, la puoi coltivare, però se sei uno lento, sei lento. Se invece sei veloce e cadi, magari un giorno smetti di cadere e rimani solo veloce. Rimani solo veloce, no? Stoner. Cioè tu se non provi a fare le cose. Quindi abbiamo buttato via un po' di anni di Mr. Helmet, di recensioni, di meccanismo per fare... fortunatamente quello che volevo fare di più, cioè raccontare le cose come stanno. Mi fa piacere se uno me lo dice, però in realtà io tutta questa importanza non gliela do, cioè come io le vedo, capito? Senza dover pensare però se faccio questo poi questo non mi chiama, o se faccio questo poi questo non mi chiama, o non mi fa fare questo, ed è molto pesante. Cioè, racconti la tua verità senza avere la presunzione che sia la verità oggettiva. Esatto. Per te lo è, ovviamente, perché sennò non la... è la mia opinione. Certo, ovviamente. Ma chi parte che pensa di essere indispensabile, di raccontare la roba oggettiva, o di fare cose importanti, in questa cosa è matto. Cioè tu fai delle cose importanti, a volte te lo dicono, ma per qualcuno. Ma non è che stai salvando le vite, certo. Non stai facendo il cardiochirurgo, voglio dire, no? Quindi se qualcuno ti dice grazie perché io non trovo l'informazione, mi fa piacere leggere, fa piacere, però chi ti dice anche ma chi ti credi di essere che scrivi questo, il problema è tutto il valore glielo dai tu, sì, capito, cioè, è una cosa. Allora, però è molto importante capire una cosa che secondo me è fondamentale oggi, cioè fra tutte le cose importanti che uno deve fare nella vita, no? Non c'è sicuramente guardare le gare di moto, però né guardare il calcio. Certo. Però tu dici, se la politica è insidiosa, la vita di tutti i giorni è insidiosa, il lavoro è insidioso, la famiglia crea preoccupazione e responsabilità, ma nello svago sarà giusto che uno usufruisca di un'informazione corretta, o perlomeno, cioè almeno lì, cioè se anche quando vado lì mi fregano o mi dicono o mi raccontano delle cose o non mi danno la scelta di poter decidere che cosa seguire, certo. È molto grave. Quindi poi alla fine lo svago diventa, infatti per gli antichi era così, le feste erano sacre, non si toccava, perché è il momento in cui la persona si rilassa e rimane con se stessa, no? Cioè tu lavori tutto il giorno. Sai quanta gente mi dice ma io guido il camion, la sera mi guardi i tuoi video, tu sei un depravato, potresti guardare però no, lui dice sì, io trovo un sollievo quindi è anche quasi un compito, no? Quindi certo. L'importante è che uno non creda troppo di essere utile, indispensabile, di essere portatore incriticabile, portatore della verità, eccetera, no? Poi i tamarri li cancelli se vengono sotto. Vabbè, visto che comunque insomma sì, è abbastanza una pratica. Sì, è da un lato, però tu quando, adesso non so quanti anni tu, però quando ero ragazzo io, se tu andavi a teatro, c'era uno che faceva schifo, gli fischiavi. Certo. Adesso non si può neanche più fare così, no. Perché siamo due tipi opposti. Da un lato c'è gentaccia veramente, dall'altro non si può più criticare nessuno, no? Diventi hater, sì. Qualsiasi cosa, chiunque non sia d'accordo è hater. L'opinione diversa è hater. Hater e le denunce e le querele, no? Perché poi ci sono due tipi, c'è una forbice, chi si trova adesso, perché il conflitto c'è perché ci sono persone della mia età e persone di 18 anni, 17 anni, 16 anni. Allora quelli della mia età si trovano hanno a che fare con dei dinosauri che non se ne vogliono andare, gente di 70 anni, 65 anni, che è fuori luogo, ma mica perché non sa le cose, perché si crede portatore della verità in base a un'esperienza che ha, no? Come se aver fatto tanti anni di una cosa ti rende migliore. Il mondo cambia. Esatto, il mondo cambia e la gente non accetta. Dall'altra parte, e questi sono i giornalisti vecchi ostili, no? Che vengono dalla carta. Dall'altra parte ci sono gli influencer che si vendono
come amici tuoi della porta accanto, Sì. in cui tu, lettore, fruitore, ti immedesimi, perché dici guarda, questo ce l'ha fatta, ce la posso fare anch'io, che è un messaggio innanzitutto falso, perché la maggior parte di queste persone parte già bella avvantaggiata e poi ci vogliono i soldi per fare le cose e solo dopo te ne accorgi. E l'altra è che qua mancano invece le competenze, cioè uno che non ha mai fatto un campionato o che non ha esperienze di alcun tipo, come può recensire una moto? Ti faccio un esempio. Non può. Come può insegnare e dare consigli a come si va in moto? Io parlo con i miei amici piloti con cui ho la chat, con cui faccio le live, Scassa e Polita, ci scambiamo dei video di questi influencer. Mi dicono guarda, non solo fa ridere, ma è anche pericoloso. Allora, ci sono questi. Allora il problema è questo, che quando tu critichi uno, da una parte il dinosauro ti querela, gli anziani querelano, i vecchi querelano. Sì, subito. Vecchio stampo. Sì, soprattutto perché dalla querela, la querela non è mai frutto di una sensibilità personale offesa, no. È che se vogliono i soldi. Invece l'influencer che sa come fare i soldi fa la vittima del bullo, monetizzando ogni tipo di pianto, ogni tipo di... E quindi, ma nessuno dei due dà l'informazione, perché sono due facce della stessa medaglia. Quindi il problema per chi fruisce di questi contenuti qua, che non c'entra niente né con questi né con quegli altri, è che si deve barcamenare fra chi crede di essere no? Sì. E chi invece dicendo io sono, perché io già il 74 seguo il modo, cioè, capito così? Sì, come se fosse... Sì, esatto, come se l'albero davanti all'università fosse laureato, no? Mi diceva il mio prof di sociologia, c'è un albero di fronte, lui è lì, le mie lezioni le ha viste tutte, ma non sa niente. Questo. E l'altro che invece finge di essere amico tuo, ma si crede sto cazzo, anche lui no, non ci sono. Il problema è questo, e questi invece fanno vittima di bullismo, affranti, eccetera eccetera eccetera. L'informazione è in bilico fra questo tipo. Adesso sto vedendo che noi siamo sempre 4-5 anni indietro in Italia, ma c'è il day influencing. Il day influencing, cioè le aziende si allontanano dagli influencer perché sono pericolosi. Perché così, hai visto, è successo anche con la Ferragni, questi casi qui. Ma può essere deleterio puntare per un'azienda, certo, a puntare su una concretezza che non c'è. Il messaggio è sempre distorto, anche il mio, perché comunque è un mio messaggio. Certo. Però uno cerca è difficile, perché quando io dicevo che ero blogger, i blogger erano degli sfigati e bisognava essere giornalisti. Adesso sei giornalista? No, volutamente. E adesso il blogger è una cosa figa, ma non abbastanza, perché ci sono gli influencer. Okay. Una volta dicevano ma non sei giornalista, quindi adesso ti dicono ma non sei influencer. C'è quel periodo. Io ho fatto il percorso contrario, perché io da non voler fare il giornalista ho finito per scrivere sulla carta. Ok, per vari quotidiani, per Motosprint, eccetera. E ho fatto il percorso perché io venivo dal digitale e per me la carta era un punto d'arrivo, mentre invece i giornalisti della carta sono dovuti fuggire nel digitale perché la carta non vendeva più. Esatto. Ma anche lì, come al solito, c'è una aberrazione, nel senso che la carta deve esistere se è di qualità, certo, altrimenti c'è. Sì, usa e getta, ci sono i siti, c'è l'intelligenza artificiale, no? Adesso il 70% degli articoli sportivi scritti all'estero sono scritti con l'IA, in Italia un po' meno, ma noi arriviamo sempre con calma. Ma queste sono cose da anziani, non si possono fare contenuti così, anche adesso, ma chi interessa questa cosa? Non lo so. No, perché mi rendo conto che sono ragionamenti, cose che però, sì, ma lui che ne sa, vieni a spiegare. In realtà tutto parte dall'esperienza, esatto, fatta sul campo. Cioè, quando tu devi fare l'esperienza, ma non è che siccome hai fatto dell'esperienza
allora poi non devi fare nient'altro e devi campare di quello. Cioè l'esperienza serve per fare poi cose nuove. Se invece Certo, continui a fare sempre le stesse cose, il senso del discorso era questo. Potevamo dirlo in un minuto. Però l'abbiamo messo detto. No, vedi, Vabbè, è sbagliato, taglia. Però è giusto questo in realtà, perché stavo facendo delle considerazioni che sono frutto appunto della tua esperienza. Anziani, non so, anziani. No, però ognuno è giusto che abbia il suo punto di vista, la sua opinione e che insomma Ah, ma un'altra cosa, le opinioni non sono tutte uguali. Bisogna capire anche questa cosa qua. Cioè, quando adesso un'altra cosa che ti dicono, uno scrive una minchiata minchiata, posso dire, su un social e tu gli dici, guarda che evidentemente è una minchiata. Ah, ma è la mia opinione. Sì. Capito? È una minchiata. Cioè, ma non c'è democrazia. No, la democrazia è anche questo, no? Come la diffamazione. Sì. La diffamazione non è che io ti dico una cosa e tu ti offendi, allora mi querelli. La diffamazione è se io ti faccio un danno vero, ti offendo vero e vado a ledere la tua dignità. La diffamazione non è la considerazione che Riccardo ha di se stesso, perché certo. tutti noi siamo i migliori al mondo, tutti siamo Batman secondo la nostra concezione. Certo. E l'opinione è uguale, cioè tutti noi pensiamo che la nostra opinione abbia chissà quale valore, ma non è così. Nel senso che cioè, voglio dire, un mio amico mi diceva sempre, mi piacciono le donne ma non faccio il ginecologo, cioè non è che siccome ho una passione per le donne mi occupo di questo, capito? È uguale, cioè anche questo è importante, cioè il fatto di poter credere che la propria opinione ha questo grandissimo valore è molto grave. Siamo un popolo di scrittori, registratori e podcastatori e nessuno legge più niente. E non accetta niente. E non accetta niente. Quindi io passo un sacco di tempo a leggere e guardare certi contenuti e invece mi accorgo che se pubblichi una cosa, dopo 3 secondi hanno già scritto 6 commenti, ma il video dura 10 minuti, io l'ho pubblicato 20 secondi fa. Nella maggior parte Com'è possibile che tu stai commentando una cosa che non è vera? Ti faccio un esempio proprio praticissimo sui video nostri. È venuta Letizia Marchetti. Sì, l'ho visto il video di Letizia Marchetti. E a un certo punto lei racconta la sua opinione sul discorso della fatica nel guidare o meno una moto. Sì, l'ho visto quello. Beh, sì. Abbiamo fatto il reel, ovviamente. I commenti spesso sono stati che riguardavano la preparazione di Letizia Marchetti. Molto spesso questa è una moto, non l'ha mai vista in vita sua, non l'ha mai guidata, non sa di che parla. È evidente che ascoltando il podcast ti saresti reso conto che parliamo di un pilota che ha vinto delle gare e che rispetto alla maggior parte delle persone va veloce, però il commento è stato questa in moto non c'è mai andato. Io di quel video ho portato a casa innanzitutto che Letizia Marchetti abita vicino a casa mia. Non lo sapevi? No. E quindi siamo a pochi chilometri, vedi. Ma poi fra l'altro ha parlato l'unica persona, cioè una delle poche persone che mi sembra che atleticamente non abbia niente da invidiare a nessuno, quindi pensa no, e manca la capacità anche di accettare questa cosa qui. Però allora io ho un'opinione precisa sugli sport femminili che a volte non è la migliore, così come ho un'opinione molto precisa per il motociclismo dei disabili, che non è la più simpatica di tutte, però bisogna rispettare chi poi dopo con i fatti fa delle cose. Certo. Ti faccio un esempio, io sono figlio di disabile grave, tu lo sai, abbiamo. Certo. Io stesso ho una disabilità per un incidente molto grave, anche se io faccio ancora le gare e gareggio con i normodotati, perché penso che le disabilità sono altre, nella mia famiglia certo. Ne vedo di molto gravi. Però per esempio sul motociclismo, riguardo al motociclismo per i disabili, ho un'opinione non troppo positiva, perché molte volte questi ragazzi, alla ricerca di superare dei limiti e delle imposizioni che la vita gli ha dato, e io li capisco, credetemi, perché chi è lodevole, secondo me rischiano oltre misura. Dopodiché io ho parlato con il mio amico Alex Innocenti, che è disabile ed è un pilota anche molto veloce, dove lui mi ha detto ma a me non me ne frega niente. Ecco, questo. E io rispetto la sua opinione, però la Puoi mia. non condividerla. No, certo. O la mia. Allo stesso modo ritengo che la ricerca, alcune rivendicazioni di alcuni sport femminili
siano fuori luogo, perché non raggiungeranno mai alcuni sport femminili la parità di spettacolo, performance e prestazione. Per esempio nel tennis questo problema non c'è. Nella pallavolo questo problema non c'è, nell'atletica questo problema non c'è, però nel calcio c'è, per dire. Sì. In alcuni sport da combattimento c'è. Quindi è la vita, ragazzi, cioè ci sono delle cose che possono fare, ci sono per esempio degli sport dove le donne sono più piacevoli e più volute, cioè se tu guardi la ginnastica femminile è, certo. Sì, forse poi pare il gesto atletico dell'uomo, cioè, è così, cioè la vita è fatta anche però uno deve avere delle opinioni e si deve fermare, cioè non può pensare che tutto quello che non, però poi ci sono anche le minchiate. Ci sono delle opinioni che, cioè se io vado adesso, vado al CERN e sento due che parlano di particelle, no? No, perché io ho letto su internet, ma come ho letto su internet? Cioè, puoi dire la tua, ma sì, insomma, lascia perdere, quelli che vanno dal medico dicono guardi, lei deve fare questa cura qua dermatologica, no, ma io su internet ho visto, io ti faccio morire se fossi, sì, è così, è così che assolutamente così, ecco, era così per i vaccini, non voglio entrare però è la realtà dei fatti. Sì, c'è sempre qualcuno che sa. L'opinione è più importante dell'informazione. Con internet è la stessa cosa, con il mare. E la cosa abbastanza grave è che l'uomo della strada, il ragazzo, il professore, quello che magari ha dei titoli, lo vede male, certo. Ma l'influencer, amico suo, Gino 48, che ne so, freccia alata, ruota fumante, lo vede meglio di Scassa, perché Scassa gli dice guarda, stai a fare una cazzata perché tu devi fare così, cioè, ma tu sei un pilota che invece ruota bollente 74, più vicino a me ce l'ha fatta e quindi mi può dare dei consigli, perché non mi serve il professore per imparare ad andare in moto, mi insegna di più l'amico mio, certo, per fare quindi vedi video sulle arti marziali raccapriccianti, video che insegnano ad andare in moto raccapriccianti, certo. Video di cucina raccapriccianti, e tutto quanto è fatto amatorialmente e si ha la presunzione di volerlo fare in maniera professionistica o professionale. Quando senti dire ma lui è la passione, ecco, allora è il momento in cui tu stai per vedere una porcheria, no? Se la passione è accompagnata dalla competenza e dalla sì, devi studiare, alla fine devi studiare, cioè niente devi studiare. Ma infatti questo discorso poi si potrebbe discorso da vecchi, questo, da anziani, proprio da RSA questo, no, il livello è quello di questi due, soprattutto quello ciccione, ma che cazzo sta dicendo? Ma è così. Cioè Mr. Helmet funziona perché alla fine funziona per quello che vuole funzionare, cioè io non voglio fare mainstream, cioè no, voglio fare un'informazione per chi ha voglia di perdere del tempo a sentire, cioè i video non sono belli, non sono con 1000 effetti, ci sono dei contenuti e mi sono accorto che tutto, cioè ho più addetti ai lavori che mi guardano rispetto alle persone normali. Che era il periodo del lockdown 2020 più o meno? Sai cosa tu vuoi parlare di quella cosa là? Ne parlo. Allora, anche lì avevo anche fatto prima un'introduzione, cioè il concetto di critica non deve mai superare determinati livelli di espressione, ed effettivamente in quella live, allora intanto ci tengo a dire che quella live io non ce l'ho, qualcuno se l'è registrata, perché in realtà quella era una live occasionale, perché all'epoca era un periodo in cui avevo smesso di seguire i miei canali social, per esempio YouTube, come lo sto facendo adesso, l'ho ripreso dopo, perché in realtà io avevo un'intensa attività di consulenza e Mr. Helmet lo facevo poco. Davo solo qualche informazione. Dopo ho ripreso il canale YouTube nel 2021-22 ho ripreso, però in quel periodo, e quindi ci trovavamo per caso, ma veramente per caso, perché avevo acceso per sbaglio una live per salutare, per prendere in giro Polita e la Marra sul mio profilo privato Instagram, con una live non monetizzata della durata di 24 ore, quindi tu pensa alla premeditazione inesistente. Devo dire che ne facciamo una decina e nel lockdown trovavano un buon riscontro, perché il morale era basso, la gente non sapeva cosa fare e quella nacque, diciamo così, come la Bobo TV per sbaglio, sì.
io però non avevo né monetizzato né avevo gli strumenti, cioè facevo proprio la live col telefono, e devo dire che alcuni di questi ragazzi esagerarono, mi sembra evidente, nei confronti di Nasca. La cosa che non è andata giù è quella di cui parlavamo, cioè che al di là dei toni che sono stati veramente da bifolchi, e gliel'ho detto, Sì. la premeditazione non esiste, almeno per lato mio, che sono quello che voglio dire, ha fatto la parte del Cruciani o del Fazio o del Vespa quando gli impazzisce della gente dentro casa, per cui voglio dire che fa buon viso a cattivo gioco. Ma poi io, anche adesso che faccio le live, non ho mai censurato nessuno, a parte le bestemmie, che mi arrabbio, perché penso che debbano essere fatte in privato se uno vuole, perché poi gli dà fastidio. Infatti sgrido sempre il nostro amico, che intanto gli scappa qualcuno, Alex, eccetera. E quindi ritengo che sia stato giusto che si siano espressi dal punto di vista dei contenuti per quello che pensavano nei confronti di Nasca. I modi sono stati assolutamente fuori da ogni grazia di Dio, e su questo non, ma gliel'ho anche detto. Però il problema grave è che si sia attaccati a questo, ma la verità è che 5 campioni del mondo, e quindi c'era Giuliano che disse poco e niente, devo dire la verità, Alex Polita che disse poco e niente, Scassa che disse 2 o 3 cose, poi c'era Sandy, c'era poi Michel Fabrizio, c'era Alessia Polita e Di Lamara, loro sono stati molto più pesanti, però la verità è che non è che sono stati più pesanti con lui, quei due sono pesanti comunque anche quando ci vai a cena, quindi voglio dire, bisognerebbe anche conoscere il contesto delle persone. Cioè, nel senso... Sì. E devo dire che 5 campioni del mondo hanno detto ad una persona che non può insegnare ad andare in moto. 5 campioni del mondo e istruttori federali. Quindi voglio dire, fra l'altro anche persone 2 volte titolati a dire quello, l'hanno detto nel modo più sbagliato possibile, in un clima più sbagliato possibile, probabilmente nel momento più sbagliato possibile, in cui la sensibilità era a fior di pelle per 1000 motivi, dove bisognava volersi bene, dove bisognava ad una persona che poi ha saputo monetizzare questa cosa, perché anche quello di fare le vittime è una caratteristica, no? Le vittime monetizzanti, fra l'altro, no? Discorso che facevi prima. Discorso che facevo prima. Per cui effettivamente la verità è che poi la federazione si è resa anche magari, secondo me, ridicola nel cercare di sanzionare questi, chi gli ha scritto delle lettere, ovviamente non se ne fa, ma non se ne è fatto niente, perché non c'era un ma voglio dire, fra l'altro voglio dire, hai anche diplomato, certificato delle persone ad insegnare ad andare in motocicletta, dopodiché questi hanno detto una roba del genere e tu le vorresti anche sanzionare perché hanno usato le parolacce. Perché tu nel paddock non le hai sentite mai, nel box non le hai sentite mai. Parolacce discutibili. Io condanno in maniera netta i modi da bifolchi. Lo dico sempre anche nelle mie pagine, ma i contenuti credo fossero sacrosanti. Dopodiché su quella vicenda lì ci si è agganciato chiunque si poteva agganciare per fare 2 views. Anche gente più o meno non tirate in ballo. E ho sentito robe, vi fate sfruttare da Mr. Helmet per fare... voglio dire, quella è gente che non ha bisogno di me per parlare. Certo. Io non ho bisogno di loro perché faccio altro nella vita. Anche adesso che lo faccio di più, comunque vivo di altro. Avessi dovuto organizzare una roba del genere, l'avrei fatta bene, con un canale monetizzato e non con una live che scompariva dopo 24 ore. Cioè, quindi voglio dire, fra l'altro io ho avuto ripercussioni 0, perché in realtà poi, forse sono stato allontanato da Motosprint, ma la verità è che con la partenza del direttore precedente Borghi i miei spazi settimana dopo settimana si riducevano sempre di più, perché evidentemente questo è stato un casus belli, quello di volermi, ed è stata la mia fortuna. Sì, sempre stato così. La mia problema opportunità. Una porta, sempre e tutte le volte è stato così, e questo dicevo il discorso di prima. Quando ho smesso con corse di moto, che sono stato mandato via da corse di moto perché ero stato chiamato per fare
un giornalismo di impatto, ma poi dopo mi è stato proprio quello, poi vabbè ci sono stati anche degli strascichi giudiziari, eccetera. Sono andato a lavorare per Motosprint. Quando sono andato a lavorare per Motosprint, chiuso per Motosprint, ho iniziato a collaborare come ghost per delle riviste giapponesi e neozelandesi e a coltivare più Mr. Helmet. Cioè è stata una fortuna, cioè tutte le volte è stata una fortuna. Cioè come diciamo di Mr. Helmet è come tappamolle, quello che gli dai una martellata alla talpa esce dall'altro buco, è così. È stata sempre... No, ma tornando a quel discorso di prima, la critica, cioè l'atteggiamento passivo-aggressivo verso la critica succede quando tu sei esposto, cioè quando se uno dice delle cose vere tu ti incazzi di più. E quindi non potendo dire no, questi qui non hanno titoli per giudicarmi, l'unica cosa che si è potuta fare è Mr. Helmet è cattivo, è hater e loro mi hanno insultato. La verità è che se al netto degli insulti le cose erano tutte vere. Dopodiché un sacco di persone, altri influencer, altri blogger, altri youtuber ci si sono agganciati perché era trend topic, perché tu lo sai meglio di me, i contenuti che trattano tutti quelli che vogliono fare soldi con le visualizzazioni non sono i contenuti importanti ma sono i contenuti trend topic, certo, cioè quelli che come hashtag hanno la maggior diffusione. Quindi magari voglio dire, io ho trattato un tema Aprilia RNF Cryptodata con azienda di dubbia cosa a gennaio anticipando il tema, dopo quando questo team è stato cacciato dalla MotoGP ci sono fiondati tutti. Quindi vuol dire, dove eravate prima quando facevamo le anticipazioni e tutte le cose? Perché anche in quel caso lì ci si lanciarono tutti. Ma ripeto, condannerò per sempre come posso dire, la volgarità di certi atteggiamenti, perché a parte che la volgarità non è solo quando dici le parolacce. Cioè certo, tu puoi insultare una persona anche senza dire le parolacce. No? Ma i contenuti erano veri, cioè dei campioni del mondo di motociclismo e lì c'era gente che aveva, cioè, ti dico i campionati perché è importante, perché queste persone io ce le ho ancora nella mia live e le difenderò sempre, perché le competenze che io ho quando parlo con Scassa, Polita e vabbè Davide non c'è perché fa il team manager, adesso ha altri impegni o così, cioè lì avevamo gente che aveva fatto il mondiale Superbike e aveva vinto delle gare, sì. C'era Michel, c'era Davide Giuliano e lo sappiamo tutti, pilota Superbike, BSB, team manager. Mondiale Stock 1000. Mondiale Stock 1000, anche Michel, anche Davide, anche l'ho visto Davide. Fra l'altro, mai, non che io non lo stimi, ma mai avrei pensato un lavoro così egregio come team manager. Vero. Gliel'ho detto di persona e glielo voglio dire anche. Poi c'è Alex Polita, campione dello stock anche lui, BSB, IDM, CIV, Mondiale Superbike, TT, Macao, Manx, Northwestern, ok? Luca Scassa, campione stock anche lui, MotoGP, Superbike, BSB, Moto America. È vero. Moto America. Poi c'era dall'altra parte Sandy un po' meno, ma anche lui, Mondiale Superbike, stock, Moto 2. Comunque c'era Superbike. Ragazzi, a 2,5. A 2,5. Allora lì, Alessia Polita, campionessa europea anche lei, stock, una che ha pagato, Eddie Lamarra, stock, wildcard della Superbike, CIV, campione italiano. Cioè ragazzi, ma se parliamo proprio di gente. Ragazzi, ma se non hanno i titoli, Michel Fabrizio, mondiale Superbike, gare vinte, terzo classificato nel mondiale Superbike, campione stock. Ragazzi, se non ti possono dire questo, che sei un cazzone e non sai andare in motocicletta, certo, se magari si esprimono come degli esseri umani è meglio, però tendenzialmente mi pare che e i contenuti che contano, però chi è passivo aggressivo dove si può difendere su quello, mi ha detto merda, mi ha detto cioè mi ricordo tutto il campionario che insomma quindi questo è il problema che dicevamo, no? E il problema che dicevamo è che tu dici a uno una cosa e quello, siccome non si può attaccare al tuo contenuto, si attacca ai modi. Io sono stato querelato, denunciato, querelato, processato per diffamazione e assolto in merito a quella vicenda? No, in merito ad un'altra vicenda con un altro sito con cui ho collaborato, corse di moto. Immaginavo.
perché ho detto delle cose, ma erano vere. Cioè, si era inventato il record di Bautista a Portimao. Bautista a Portimao non c'è mai andato. Cioè, ragazzi, se non ti posso dire inventificio, e allora, cioè, voglio dire, il problema è questo, perché voglio dire, ma diffamazione. Poi anche troppo avanti siamo arrivati, capito? Da una persona che invece era stata condannata per aver cercato di non pagarmi. Quindi voglio dire, alla fine, no, sono sempre i contenuti che contano. Lì non c'è stato niente, dopodiché l'educazione è quella, te la devono dare i tuoi genitori. E io mai, non avete un'idea, mai perdonerò per avermi rovinato, come posso dire, la trasmissione, il clima, per un atteggiamento che io mai potrei avere. Ma i contenuti sono indiscutibili. Sui contenuti sono indiscutibili. Quantomeno è indiscutibile il valore che hanno le persone che hanno dato determinate opinioni. Essere titolati a dire qualcosa è come quando Burioni blastava la gente, no? Che era un cafone. Però Burioni sui vaccini. Però anche lì, riportando esattamente la stessa situazione, tanta gente gli dava contro, anche volendo magari. Certo, perché la gente si sofferma anche quando critichi un pilota, no? Sul povero ragazzo che ci mette tanta passione. Allora tu immagina un povero chirurgo che ci mette tanta passione ma ti uccide. Dice, non è bravo, ma ci mette tanta passione. La passione non... Anche come il discorso di Di Gian Antonio, che io ho visto alla cena, c'eri anche tu, certo. Alla cena del Gentle Motoclub più bello d'Italia, il motoclub di tutti, il motoclub più bello d'Italia che c'è, sì. E dove c'era Digia, no? Che io ho salutato con affetto e che inizialmente mi ha giustamente salutato con freddezza, la freddezza di un atleta a cui un giornalista ha fatto il culo e me ha detto: oh, ma hai fatto il culo così, non me ne hai fatta passare una, non mi hai fatto nuovo quest'anno. Ti ho fatto nuovo fin quando non hai performato. Quando hai performato ti ho anche difeso. Cioè i contenuti hanno il contenuto ha un valore. Certo. Quando cominci a guardare il contenitore, sì, vabbè. Ecco, sì. Allora uno ha detto cazzo, però ha detto una cosa giusta, ma dice le parolacce. Oppure altre delle cose che ho sentito, ma è ciccione. Vabbè, allora che può parlare? Io sono ciccione, sono stato magro, sono stato problemi di salute, sono stato ciccione, poi magro, poi ciccione. Cioè, non è che cambiava Mr. Helmet in base alla cicciosità del corpo. Ora quello c'ha no, un po', ma come si permette? Cioè il contenuto ha un valore. Certo. E in quel caso lì, quel caso della vicenda di Nasca, che fra l'altro, una roba io non avevo mai visto questo. Cioè, là non avevi mai visto un suo contenuto? No. Non sapevi neanche di chi si parlava? Ma infatti, adesso girerà la registrazione, io l'ho visto un paio di volte. Io dico, ma che cazzo? Di chi state parlando? Sì, no, più o meno sapevo. Capito, cioè. Ma che cazzo, cioè, ma come è venuto? Cioè, ma perché? Perché noi facevamo le live senza un argomento. Ci trovavamo a una certa ora elastica nel pomeriggio, tipo alle 3:30, e chiacchieravamo, sparavamo cazzate. Bellissimo. Bar dello sport. Cosa che rifaccio adesso nelle mie live, che non sono, a parte quando intervistiamo qualcuno così, non sono mai censurate, mai programmate. Poi anche loro hanno imparato, chi più chi meno, a darsi una regolata, no? Però è un po' il discorso dell'abito che fa il monaco. L'abito che fa il monaco, e soprattutto questo fatto del riconoscersi in qualcuno e quindi riuscire a difendere anche quello che non è difendibile. Sì, tipo leggi che ha fatto una rapina, però poveri ragazzi doveva mangiare, ho capito, ragazzi, però quel caso lì. Però sai, io penso che adesso, se fosse successo adesso una cosa del genere, tipo adesso non sarebbe successo niente. Lì erano le prime live che si facevano, perché noi in Italia siamo arrivati dopo i primi, cioè se tu vedi in altri mondi il dissing è normalissimo. Certo. Cioè nella musica il dissing è normalissimo, si dicono delle cose terribili, se le registrano pure su disco si dicono delle robe terrificanti. È tutta promozione anche è quella, tutta promozione. Invece io dico inventificio per uno che
ha inventato una roba. Fra l'altro, sì, non è, cioè, la diffamazione, ripeto, anche lì è legata a quello che tu dici nel ledere una persona, non all'amor proprio di una persona. Cioè, l'amor proprio non è, cioè, capito? La reputazione è una cosa, l'alta considerazione che hai di sé. Se io ti dico sei una pippa in moto, se uno che ha vinto un mondiale dice che sei una pippa e non sei in grado di insegnare ad andare in motocicletta a qualcuno, sì, magari ti potrebbe essere un po' più educato, nessuno lo... Però non è esatto. Invece, guarda, cioè, sono andati anche proprio sul contenuto, perché tu dici un'altra cosa classica, no? È l'invidia. Ma l'invidia, cioè, ti dicono, no? Cioè, perché questa è stata l'opinione, penso, l'invidia che hanno, perché ci si rende conto oggettivamente che questo è un dato di fatto, che piloti titolati al giorno d'oggi rischiano quantomeno diverse volte di avere meno spazio magari. No, è così, ma perché è come quando io ho un amico che praticamente fa il gioca a pallone, ma non è un calciatore, è un palleggiatore, è un freestyler. Ok, perfetto. E guadagna molto bene. Ho altri amici che fanno gli stuntman, freestyle motocross, non fanno le gare, fanno i salti, guadagnano molto bene. Fare l'influencer sta al pilota, come il freestyler sta al calciatore, il sta al crossista. È un altro mestiere, sì, dove tu usi i media come nessuno, come un pilota non sa fare. E non ti serve neanche essere un grandissimo pilota se fai l'influencer. Il problema nasce quando il pilota vuole fare l'influencer e non lo sa fare e diventa un cafone, e quando l'influencer vuole fare il pilota. Poi ci sono anche casi di piloti molto bravi a fare l'influencer e di influencer che fanno anche i piloti, ma sono casi borderline. In entrambi i casi ci sono delle mancanze o da una parte o dall'altra. Persone complete non esistono. Forse uno dei pochi casi è Gentolì, che sa fare tutte e due. Però già se guardi Ken Block, che era Dio, posso dirlo, in quello che faceva, auto, motoslitta, però nelle gare non eccelleva mai. Ok? E quindi o un Travis Pastrana. Però Ken Block non andava da Colin McRae o da Sebastian Loeb a dirgli tu devi... Sebastian Loeb trovava Ken Block e gli dava della pippa probabilmente, no? Perché quando guidavano gli girava 3 volte intorno. Ci devi stare. Cioè, nel senso, capito che ti voglio dire? È come se io dovessi discutere con un bravissimo influencer che mi dice che i miei video fanno cagare graficamente. È vero, cioè lo so. Io faccio un'altra cosa, cerco di fare dei contenuti. I miei video sono tutti live. Prima, posso dirlo, sei andato al bagno tu, se si può dire, non è un segreto. Sì. Ma io mai, cioè io faccio tutto in presa diretta, la regia la faccio io con la mano destra, certo. Quindi che pretese posso avere io? Se uno mi dice fai dei contenuti che sembra Teleroma 56 e io gli dico che ha ragione, cioè capito come ti voglio dire? Certo, se uno mi dice pezzo di... figlio di fai dei contenuti di allora magari mi offendo per i modi, però la verità è che è così, certo. La verità è che è così, cioè capito ti voglio dire, bisogna, cioè, manca cioè la gente che guarda deve capire che quella volta lì è stata detta la verità da dei bifolchi, e lo dico sempre, glielo dico tutti i giorni, ma tutti i giorni, tutte le volte che viene fuori il coso glielo dico, ma la verità è la verità, anche se ci sono le parolacce dentro, la verità è assolutamente è importante. È importante questo. Il punto qui è da capire quanto effettivamente poi gli influencer che partecipano alle gare abbiano la presunzione di avere le stesse capacità dei campioni, perché uno potrebbe anche dire, non lo so, non è una mia opinione, un'idea, io sono un influencer, io partecipo alle gare perché mi danno la possibilità di, magari non vengo pagato o non pago, che è già un risultato enorme. Mi invitano per raccontare il campionato, faccio il mio, non pretendo di vincere, non pretendo di essere più bravo e mi metto in questa posizione.
Beh, giusto, bello. Bene. Magari Essere pagati per fare quello che ci piace è il sogno di chiunque. Però non devi raccontare minchiate. Cioè, non devi... Cioè, devi dire... tu... Faccio un esempio. Tu guardavi Top Gear, quei 3 là, dopo adesso l'hanno chiuso. Sai, l'ultimo anno Top Gear chiude. Sì, lo so. Anche la BBC chiude. Vabbè, ma lui ha detto proprio che si sente vecchio ed è stanco. No, Top Gear, scusa. No, Top Gear viene Top Gear, chiuso. Okay, GT chiude anche quest'anno, esatto. fanno l'ultimo e chiude. Top Gear, quando c'erano Clarkson, May e Hammond, loro si iscrivevano alle gare. Facevano delle garette, partecipavano, però non è che ci credessero. Erano lì per fare gli scemi e non ci credevano più di tanto. Poi si impegnavano, un altro discorso. Non raccontavano delle scuse dopo. Hammond non era un mezzo pilota, diciamo. No, nessuno dei tre. No, il bello era quello. Cioè, James May e Clarkson. No, Hammond, no, secondo me no. No, quello che è arrivato dopo era un mezzo pilota. Non l'ho più seguito. E anche la donna, quella che erano in Channel 4, era Fifth Gear, c'erano le varie trasmissioni. Sì, che guidava al posto di Stig. No, quella era no, la Fifth Gear era un'altra trasmissione che facevano su Channel 4. Okay. Io quelle me le sono viste tutte perché all'epoca avevo la gamba distrutta in 3 pezzi, sono stato parecchio tempo a guardare quella roba lì, e che è molto grave perché da lì poi io ho cominciato a comprare automobili come se non ci fosse un domani. No, dicevo lì l'importante è che tu non... Cioè, il problema è la presunzione di... No, il problema dell'influencer è che deve influenzare e quindi deve fare contenuti sempre nuovi e deve aumentare, deve tenere alto l'hype. Quindi è chiaro che se una persona partecipa a delle gare, un minimo deve far credere che ce la può anche fare. Certo. E quindi poi quando non ce la fa, deve spiegare perché. Come diceva un team manager, se non mi ricordo chi è, chi vince festeggia e chi perde spiega, no? E quando perdi, ero troppo pesante, la moto non ha funzionato, non è andata così, allora dopo comunque ti accorgi che a metà del campionato non stai facendo bene, allora facciamo che sei infortunato, allora poi molli. Cioè, il problema non è quello, il problema è porsi con onestà. Siccome il pubblico non sempre capisce che tu sei lì per fare l'influencer, e soprattutto il successo di un influencer è dato dal livello di credibilità che ha, del potercela fare, se evidentemente l'influencer non ce la può fare perché non è abbastanza buono, c'è qualcuno che capisce e apprezza questo comunque, e c'è chi dice vabbè, ma allora questo che lo guardo a fa. Quindi l'influencer ha una grave spada di Damocle sulla sua testa, una grande responsabilità, quella di dover mantenere alta anche la sua credibilità del fatto che oltre a essere un influencer è un influencer che deve funzionare, e quindi quando poi per qualche motivo non funziona, allora dopo si deve inventare delle cose. Il problema è sempre quello, capito quello che ti voglio dire? Cioè, tu devi fai l'influencer, fra l'altro voglio dire, per me è già degno di ogni tipo di lode il fatto che tu sappia fare molto bene questo e anche l'altro, per cui a volte vedo come una forzatura quello di dover spiegare perché non hai performato. Cioè, se tu ti liberi da questo tipo di obbligo morale da obbligo personale, morale, mentale, psicologico, di dover anche dimostrare che sei un influencer, tu hai già vinto per quanto mi riguarda. Se tu sei un influencer bravissimo, fai dei video bellissimi, montati bene, racconti bene, sei un bel ragazzo, parli bene, sei in forma, spieghi le cose, la gente ti segue, ti apprezza, ti pagano per correre o non paghi, eccetera. Anche se performi male, ma come dicono in Veneto, mettitela via, cioè stai tranquillo. Invece all'estero questa cosa è superata. Cioè, gli influencer americani, che io seguo un po' di più nei combattimenti, così, vanno a prendere gli schiaffi. Gli influencer di auto vanno a prendere gli schiaffi, come May, Clarkson e Hammond. Cioè, la loro credibilità è già smarcata dal fatto che fanno questo. Sì, invece la forzatura è quella lì. È il voler spiegare perché per qualche motivo non hai performato. Capito? Questo è il falso. È tutto vero fino al momento in cui tu mi vuoi coglionare, come si dice a Roma, no? Mi vuoi convincere che tu avresti anche vinto, ma purtroppo i poteri forti, la moto, e sei pesante, sei leggero, e sei alto, e sei basso,
come Valentino, no? Che Valentino a un certo punto era a fine carriera e cercavano di giustificarlo oltre misura. Secondo me facendogli più danno che altro. Questo però accade comunque, viene da pensare, nella carriera più o meno di tutti gli atleti o i piloti nello specifico, perché parliamo di questi che hanno a un certo punto un declino, o quelli che non vincono. No, succede in Italia quando il fenomeno va tutelato perché ti dà un introito. In questo caso però lo fanno gli altri, diciamo che è più o meno sopportabile, tu lo accetti, no? È come se uno volessi tu lodarmi, io posso un po' fare il ritroso, però alla fine un po' mi fa piacere. Invece nel caso che dicevamo noi è lo stesso influencer che vuole spiegare perché cioè secondo me è sottile, però ecco, per me, capito, io apprezzerei già il fatto di essere arrivati lì. Cioè tu vedi facciamo un esempio, tu vedi Melandri, no? Melandri che fa ancora le gare di bicicletta, sì, va in giro in moto, non ha il tormento di voler dimostrare per forza. Perché secondo me è anche gente che ha dato nella vita, nel senso il suo tormento ce l'ha avuto, ci ha combattuto, parlo delle gare, di fare il pilota, di essere il numero uno, e a un certo punto ti ritrovi in una situazione per cui sì. Come lo stesso Valentino Rossi adesso mi viene da pensare, ma è l'opinione che ho guardando semplicemente... In macchina è più tranquillo. Esatto, sì. Non si pone mai con la presunzione di io vado là e vince tutto. Più tranquillo. Ma perché secondo me sia lui che Melandri, gente così, scaricati proprio di quella necessità morbosa che hai, probabilmente in unità. Attenzione, che questo non vuol dire che se vanno a fare un turno non si ingarellano questi, perché si ammazzano. Assolutamente. Si ammazzano, e infatti certe manifestazioni anche di beneficenza dimostrano che... Diciamo di beneficenza, perché anche su di quello avrei molto da dire, sono finite che c'è gente che si è fatta male e purtroppo ci sono state anche cose, perché il pilota non sa mai quanto fermarci, ma questo è un altro discorso, fa parte dell'agonismo. Io parlo del giustificarsi, cioè ci sono il problema lì è prima di tutto con te stesso e poi con i fans. È dura fare guarda, io ti dico una cosa, nel mio micro, quando tu hai dei risultati anche sui canali social, su YouTube, dopo tu li vuoi mantenere e vuoi anche aumentare, e la tentazione di allargare un po', di mollare un po', di allargare le maglie, di allargare la autoseverità e l'autodisciplina è forte, perché è difficile rinunciare a determinati tipi di consensi, ma non solo economici, proprio anche di gente che ti clicca. Certo. L'influencer vive di questo. Quindi secondo me ci vorrebbe, allora, i piloti devono stare più calmi, cioè loro sono stati piloti, quello nessuno glielo toglie, e dovrebbero imparare a fare gli influencer, a comunicare meglio, non è insultando qualcuno che si risolve il problema. Certo. Gli influencer dovrebbero imparare che i piloti sono i piloti e gli daranno sempre sugli schiaffi. Questo vale sia per i piloti influencer che per gli influencer piloti, perché comunque ci stanno i piloti, quelli veri, quelli sono veri, va bene. Segui il mondo della lotta e anche oltreoceano, non è la stessa identica situazione degli vari Logan Paul o il fratello che... Lì, quella cosa là, io l'ho seguita e sono stato inizialmente veramente mi è stato antipatico i vari Jake Paul e Logan Paul. Allora, i due fratelli sono diversi. Uno si cerca gli incontri veri, cioè Logan, sì, e le prende e non ha problemi. L'altro si organizza degli incontri contro della gente molto anziana e fa un pochino di e soprattutto molti dicono che lui paga per vincere, perché queste sono le prende tutte persone di una certa età, di altri sport di combattimento, non di box, che hanno magari anche un po' bisogno, e li mette facilmente. Non toglie il fatto che tutti e due, come dicevi tu, sono diventati poi alla fine con il tempo anche dei discreti atleti. Sì, come il discorso che facevamo, certo. Però il meccanismo è più o meno quello. Uno è parecchio più rosicone, infatti parlavo di Jake che Logan Paul. Logan è più onesto con se stesso e con il mondo, però i soldi veri li fa quell'altro. Sì? Sì, perché quell'altro organizza degli incontri. Però li ha fatti prima
L'altro è come influencer prima di fare quelle cose lì. Cioè, che è comunque il fratello di Logan. Sì. Non esisteva. Tu te lo ricordi come è nato? Sì, ma loro erano della lavoravano alla Disney. Faceva le spaccate. Sì, loro facevano gli scherzi stupidi nei supermercati, queste cose. Hanno fatto miliardi. Sì, però lì comunque si tratta di prendere gli schiaffi, quindi poi alla fine è diverso. È un po' diverso che andare sulla moto, Comunque vabbè, sì. Alla fine, ma in questa cosa qua della vicenda che mi hai detto di Nasca, del dissing, così, se ci fai caso interessa più, cioè ai piloti e a me non interessa niente. No. Cioè noi anche nella nostra chat non ne parliamo mai. Ma noi non abbiamo mai parlato di questa cosa in prima. No, ma dico noi non ne parliamo mai, ma anche a tutti gli altri lavori non ne parliamo mai. Certo. Questa roba qua è l'argomento preferito di chi non sa di moto. Infatti era per spiegare un po'. E questo questo era per spiegare che certi contenuti del mainstream sono più interessanti di sì, perché gli allora, anche la Dorna sta facendo con quest'opera di engagement, loro lo chiamano, che è l'innesco, no, dell'interazione per chi segue questo tipo di sì. E tramite lo strumento è il drama, gli americani lo chiamano drama, cioè tu devi parlare di motociclismo a delle persone che non sanno niente e che quindi hanno una capacità, una resistenza all'ascolto del motociclismo molto bassa, perché è tecnico, le signore, i ragazzini, e quindi devi farcirli di argomenti quali il gossip, il dissing, lo storytelling, e soprattutto devi fare un grande collante fra una gara e l'altra, cosa che gli americani conoscono molto bene, perché lo sport non finisce mai quando c'è il fischio della prestazione, il fischio finale, non finisce la prestazione, ma c'è tutto prima. Il wrestling insegna, il wrestling è tutto storytelling e il ring è un momento, il pro wrestling. Vanno avanti, ci sono delle riviste anche di wrestling, cioè, se pensate, il wrestling è finto, ragazzi. Sì, ma eppure c'è tutto uno storytelling dentro, piace alle famiglie, è ovvio che questa vicenda qua è stata tenuta in piedi innanzitutto perché non c'era niente in quel periodo, proprio anche il caso, no? Perché se c'è una notizia più importante questa roba, certo, no? certo. Poi c'era il lockdown, c'erano i primi dissi, le prime dirette, poi un dissing nel motociclismo non si era mai visto. E quindi non si era mai visto in questa veste. Sì, dove c'era la parte del cattivo evidente, degli ex campioni tramontati, invidiosi, che criticavano l'astro nascente del... Però ti ricordi, che ne so, me ne metto Chili Biaggi che era Portimao, ma quello è il Biaggi Rossi, rivalità sportiva, è diverso, quella è una cosa vera. Melandri Biaggi con gli schiaffi, con lo schiaffone però vedi, lì c'era la 7. Sì. Io ho lavorato per la 7 tanti anni, io facevo il blog della Superbike, facevo i contenuti per la 7, ho lavorato per la 7 in quel periodo lavoravo per la 7. Vedi, lì la 7, che era accusata di fare una televisione spenta, noiosa, morta, aveva il livello di giornalismo più alto che io ho mai visto in un evento sportivo. Era bella la Superbike, era raccontata onesta, bene. Raccontata bene, non si usciva dalle righe, c'era motociclismo. A quell'episodio dedicarono 40 secondi. Se succedesse adesso una roba del genere, non ci sarebbe... Ha proprio cambiato il mondo. La Superbike di allora stava in piedi comunque grazie agli appassionati di motociclismo. Tutti quegli appassionati adesso non ci sono più. Diventata mainstream, ma questo secondo me è il rischio che si trova in tutte le situazioni. Ma tu chiedi a un appassionato di motociclismo se ne frega mezzo della faccenda di Nasca, ma non gliene frega, ma zero. Ma ti dice, ma chi, ma poi, ma cosa? Non gli interessa. Ma chiedi se gli interessa Martina ha detto a Bagnaia ha detto che Marquez ha detto che io, che... quella roba lì interessa a chi non si occupa di motociclismo.
E infatti non è il mio pubblico, cioè nel senso il mio pubblico è fatto da anziani, no scherzo, è fatto da 35-44 o qualche sotto under 35 che però è appassionato veramente di moto, da addetti ai lavori, perché non mi occupo di queste menate. Poi le battute le faccio anch'io, le fesserie per stemperare le faccio anch'io, certo. Però un articolo su il tenero pensiero di Elodie col ritorno di Iannone, cioè non lo leggerei mai da me, capito? Cioè, no, perché mi devi chiedere? No. Bei ragazzi entrambi, sì, voglio dire, però... bei ragazzi, più lei per i miei orientamenti, rispettabilissimi tutti gli altri, ma comunque bei ragazzi. No, volevo dirlo perché poi magari... mi sembra giusto. Sì. Però quello che volevo dire io, si è parlato tanto... Io credo molto nelle capacità sportive di Iannone, per cui esuliamo questo discorso. Sì. Ha da dimostrare, ma non ha nulla da dimostrare, nel senso che è Iannone, Iannone. Deve solo dimostrare che dopo 4 anni è ancora Iannone. Sì. Quindi non devi dimostrarci di essere in grado di... Non mi far fare pronostici, quest'anno con i pronostici non sono andato molto bene. Cioè con le notizie, le anticipazioni, gli scoop, ok... Ma sulle opinioni può succedere o non può succedere, non sono la persona. Però ho sentito dire, dice che da diverse persone, Iannone faceva bene all'ambiente Superbike perché portava un po' di patinato, come possiamo dire, di immagine, di interesse che va al di fuori del... Cioè, come dire, Iannone si porta anche le signore, che seguono magari Elodie. È una minchiata. Però è un'opinione comune. Una minchiata comune. Quant'è lontana? Sì, tantissimo da come la vedo io. Cioè, e molti addetti ai lavori anche ti dicono questo. E sono anche convinto che Ramello e Sacchetti del team Go11, che sono 2 persone fra le più oneste e sinceramente dedite al loro mestiere e al motorsport che vi siano, lo voglio dire. Penso che pensano di poterne trarre giovamento. Sarà così a livello di sponsor, probabilmente di telecamere. Ma la Superbike in teoria non è così. Il pensiero mio è che si stia andando... Per fare quella roba lì e dare e avere vantaggi, io l'ho detto tante volte e me l'hanno scambiata per offesa, secondo me Iannone sarebbe dovuto andare in Moto E. Ma l'ho detto convinto, perché innanzitutto avrebbe potuto in proporzione fare molto meglio, se la sarebbe potuta giocare alla pari con tanti altri, avrebbe potuto anche vincere, sarebbe stata una roba fenomenale e avrebbe rilanciato la Moto E in maniera vera e netta più di tanti altri che sono stati chiamati a farlo, e non mi riferisco all'influencer, ma sì, lo stesso Torres e altre situazioni analoghe, ok? Quindi secondo me Iannone avrebbe potuto fare molto meglio la Moto E avrebbe potuto fare molto meglio a lui e sarebbe potuto dopo anche andare in Superbike. Mi hanno detto che ma come la Moto E gli vuoi male. La Moto E è una cosa con cui bisogna fare i conti e che anche se non ci piace, perché io sono un petrolhead, sono un amante dei motori a benzina molto grossi, eccetera, sia su 2 che su 4 ruote, però chi fa le corse deve fare le corse con tutto, anche con i trattori. Gli americani ce lo insegnano e la Moto E quindi è una cosa che va considerata. Per me Iannone sarebbe stato perfetto in Moto E, ma ti dirò di più, ho osato anche di più in un video, anche Valentino sarebbe stato perfetto. Cioè per 6 gare che c'erano da fare, io non ho manco neanche mai immaginato una cosa per 6 gare che c'erano da fare, con il campionato che non è più Film Cup ma vero e proprio mondiale, avrebbe vinto il 10º, secondo me sarebbe stato perfetto e l'avrebbero guardata veramente tutti la Moto E, molto di più di quelli che non guardano perché gli spalti erano vuoti, la 8 ore del nonno, la 12 ore del nonno, sono le gare che corre Valentino. Nulla da togliere, sono gare per ricchi annoiati, di persone della mia età, con la mia stessa età e molti più soldi, cioè molti soldi, non molti più soldi. Quindi quelle sono quelle gare lì fatte in 3. Se avessi fatto la Moto E Valentino si sarebbe divertito e avrebbe lanciato la Moto E nell'iperspazio, ma sarebbe bastato anche Iannone. Invece andrà lì a rantolare in Superbike
perché potrà vincere delle gare, però sai il mondiale lo sai anche tu come funziona, vincono i team però secondo te può far bene, al di là di tutto? Cioè, perché abbiamo visto tanti piloti che sono affacciati alla Superbike pensando ho un'opinione preoccupante sulla faccenda, perché sono dell'idea che Iannone o fa bene o non finisce il campionato. Si rompe le scatole, sì, vabbè, in quel senso. Sì. No, non voglio. No, si rompe le scatole, discute, si annoia, sì. Non comincia a non fare. I due estremi, o fa benissimo. Sì. Non è Petrucci che è uno. Non è Petrucci che è uno moderato, che comunque si fa. Un operaio. Si adatta alle cose. Operaio nel senso. Sì, del lavoro, operaio nel senso che il lavoro. Ma è neanche operaio, è più, come posso dire, con un atteggiamento più professionale, più rigoroso, che si fa andare bene le cose, come può essere, capito? Non è questo tipo di persona. Iannone, nel bene e nel male, è uno che se gli girano le scatole ti manda a quel paese. Certo. È anche il suo bello. Certo, ci piacciono anche questi atleti qua. Ho intervistato 2 o 3 settimane fa Acosta, ho intervistato ieri Arbolino, niente di più diverso fra i due, capito? Arbolino e sì, cioè il giorno e la notte, capito? Ci sono gli Acosta, ci sono gli Arbolino. Che ne pensi di Acosta a proposito? È il futuro Marc Marquez, anche, cioè se guida metà di come il cervello, anche meglio? Sì, potenzialmente, non te lo so dire, non lo conosco Marc Marquez, non l'ho mai intervistato Marc Marquez, ho intervistato Jorge Lorenzo, ho intervistato Casey Stoner, con interviste anche molto lunghe che mi hanno anche detto: ma come hai fatto? Un'intervista molto lunga, era bloccato forse in un angolo, non so, però siamo stati parecchi, 7-10 minuti, 10 minuti con Stoner è una roba, sì, tipo, sì. È una delle persone più consapevoli che ho mai incontrato fra i piloti, così giovane Acosta, impressionante, come Lorenzo, ma Lorenzo si vedeva che lo faceva per autoconvincersi, perché Lorenzo c'è tutto un lavoro personale, poi c'è tutto anche un po' a volte grottesco Lorenzo, ma questo invece è proprio vero. È impressionante Acosta, cioè è una roba che se veramente fa quello che dice e dice quello che fa, ragazzi, sì. Poi magari era così anche Stoner, ma Stoner parlava poco, quindi, però poi Stoner ha cambiato proprio opinione, quando parlava Stoner comunque ti arrivavano delle mazzate, sì, era veramente, era uno che diceva pochissime cose, ma quando le diceva, Madonna, sì, proprio non c'aveva pietà. Vabbè, la sua onestà l'ha portato pure a lasciare il motociclismo molto, molto presto, per cui diceva quello che faceva, non era uno che diceva le cose e poi invece quando gli dicevano ti do, ha rifiutato 20 milioni, cioè una roba per restare, sì, non è voluto, gli avevano triplicato, gli avevano fatto un'offerta. Secondo me anche l'ultimo anno l'ha fatta a fatica, a mezzo controvoglia, ma pure gli ultimi 2, ma non stava bene, cioè lui anche era un po' tutte e due, non pare. L'ha raccontato in un podcast l'estate scorsa che ha sofferto di depressione, di problemi anche oltre, insomma, grossi. Lui aveva questa malattia che secondo me lo limitava nella prestazione, e questo causava depressione, secondo me. Sì, ma tuttora quella malattia per cui la sindrome da stanchezza cronica, sì, che deve essere una cosa brutta, ma poi credo che lui soffrisse anche moltissimo il fatto che non ne potesse più di girare il mondo, perché comunque questi ragazzi da bambini, considerando che è australiano, lui a 10-12 anni era già in Inghilterra a correre, vuol dire sì, ma anche Lorenzo che è spagnolo, quella gente lì è stanca, cioè gente che non è mai andata alla posta, cioè quelle cose che tu normalmente fai perché nella vita le devi fare, questi qui non le hanno mai fatte, cioè questi non sono mai andati, che ti posso dire, al ristorante da soli, non hanno mai fatto un check-in, non hanno, perché c'è sempre qualcuno che glielo fa, non sono andati mai a comprarsi le batterie alcaline al tabaccaio, per dire, cioè, che tu dici, ma che cazzo è sta roba? Dici, a spedire una raccomandata, oppure a portare un pacco all'UPS,
Sì, cioè tutta la vita normale non l'hanno fatta, arrivi a 30 anni non hai fatto niente, cioè se tu hai fatto Devi solo imparare a farlo. tanti circuiti, tante piste, tante... non hai fatto, C'è stato non hai poi fatto 250 niente. Ma giorni sì, l'anno. 250 giorni l'anno con gente che ti faceva tutto, quando non eri fuori eri in vacanza, cioè, io non li... Cioè, Da un certo punto di vista no, effettivamente non è invidiabile. non è il giocatore di calcio che poi il pomeriggio se torna a casa dall'allenamento e va a comprarsi gli orologi. Questi No. è difficile. Oh, Vabbè, il resto è una via che... più difficile che fare l'influencer. Anche se anche fare l'influencer immagino che sia difficile, cioè che è come avere un ristorante, non stacchi mai, perché stacchi tutte le mai. cose che devi fare immagino che sia... Ah, sì, ma infatti fanno un lavoro... Tu che sei influencer. Io sono influencer. Vabbè, io proprio no. Per Io cui, neanche. no, però già che vedi, no, registrare dei contenuti, ti devi inventare le cose e poi dopo... Sì, ma io non mi invento niente, io invito le persone a raccontare la propria storia, per cui comunque ognuno ha la sua... No, cioè, però hai invitato me, quindi vuol dire che sei già in difficoltà con le persone. Sei proprio a prendere, no, le ultime... Mi hai scoperto. No, sì, C'ho un cioè, buco libero, ma non sapevo a certo, chi ma prendere. chiaro. Comunque, adesso, il paddock non è... Cioè, il paddock è fighissimo. Il problema è uscire dal paddock. Cioè, ecco perché poi è come un sogno, no? Quando tu viaggi con queste persone, con i piloti, fai la cosa più bella del mondo, vai a vedere le gare, mangi sempre al ristorante, che sono Perché le ospitali al ospitali al ristorante, dormi in hotel, non devi fare niente, ti alzi la mattina, guardi la gara, scrivi il pezzo, Vieni pagato. è bello per il giornalista, è bello per chi lavora, è bello per tutti, e quindi poi alla fine si crea, no, l'ambiente familiare che ti impedisce di dire delle cose che non in sono- altri contesti di dire, cioè poi dopo il paddock fai gli scherzi, fai il deficiente, fai tutte queste cose qua, no? E quindi... cioè, Senti, personaggi, oltre a Stoner, a questi che hai nominato, importanti che hai nella tua vita incontrato, ma soprattutto intervistato, che ci traspariva la personalità. personaggio altamente destabilizzante, come intervistare Darth Vader, Carmelo Espeleta, Ah, come intervistare l'imperatore, il cancelliere Palpatine. Guarda. che persona è? Allora, io l'intervista con Espeleta l'ho avuta con l'inganno, Ah, cioè nel senso che qua io facevo il paddock show all'EICMA e Julian Thomas, che era all'ufficio stampa della Superbike, che però quell'anno andava via perché andava in Ducati, mi ha organizzato l'intervista con Espeleta, mi ha fatto questa cosa qua, secondo me ha chiesto anche ad altri, ma non se la sono sentiti. In realtà so a chi l'ha chiesto, non se l'è sentita, io invece sì, e lui mi ha fatto fare questa intervista. Julian Thomas, che adesso non lavora più neanche con Ducati, non so se cos'altro faccia, però mi ha detto io ti ho sempre trattato male perché mi faceva difficoltà con gli accrediti quando io cercavo di entrare in Superbike, quindi ti faccio questo regalo, ti faccio intervistare Espeleta. Io non mi sono preparato niente, no, e non, cioè, 5 minuti, c'è Espeleta al paddock show, vieni, sono arrivato tutto sudato, c'è l'intervista su YouTube, ero vestito sempre tipo l'ispettore Gadget, c'avevo un impermeabile, ma sembravo veramente Zenigata grosso, così, e ho intervistato questo qua e l'ho fatto incazzare, perché gli ho chiesto la Moto2, cioè, gli ho detto tutte le cose che secondo me sarebbero successe, e adesso ci ho preso, ma lui si è arrabbiato, ma non ha battuto ciglio, cioè durante l'intervista non si è mosso, ha risposto a tutto, non è scappato a nessun argomento, cioè come se avesse 40 anni, non 80, ce n'aveva già ce n'aveva già 78 all'epoca, cioè, adesso ce n'ha tipo... Ha risposto a tutto, e poi quando è finita l'intervista, la telecamera, poi quando ho spento l'intervista, ho detto, che coglio, si è arrabbiato con quello là che me l'aveva fatto fare, però mi ha detto che sapeva chi era Mr. Helmet. Ha
detto, ma lei ha mai seguito Mr. Herman? Che poi alla fine Mr. Herman non lo segue nessuno, però poi tutti. Sì, del male soprattutto. No, in realtà lui mi ha detto, ma secondo te io, se do un'intervista a uno e non mi informo su chi è, no, su chi è, questa è la cosa che... Quindi lui sapeva, ha accettato l'intervista. Ci sono delle domande, alcune all'inizio sono molto nervoso, per la prima volta credo, forse unica nella mia vita, perché faccio sempre le cose a cazzo, non mi preoccupo mai io in realtà, e poi mi sciolgo, lui è perfetto e poi si incazza quando la telecamera si spegne, si incazza con quell'altro però no, con quell'altro si è incazzato. 17 minuti di intervista, pure tanti. Sì, sul divano seduto, questo ha detto, ma questo che cazzo, secondo me aveva pensato, ma questo che vuole, ma quante ne vuole? Sì, si è arrabbiato. Io non mi nervosisco mai, per me io ho questa cosa che tratto le cose importanti con leggerezza e le cose leggere con importanza. Sì, che è una cosa zen che ho imparato quando facevo, e funziona sempre. Se vai in para non risolvi niente. Se stai rilassato, infatti io da atleta vivo malissimo tutta la parte di preparazione della gara, e poi in gara sono una bomba. Sì, sono una bomba. Però è bruttissimo perché sto male tutti i 6 mesi prima che preparo la gara, vivo nella paranoia, nell'insicurezza, nel terrore, nella insufficienza, nel piagnisteo, nella lagna di ogni cosa. Faccio allenamenti, non li finisco, mi incazzo, poi invece in gara non ho mai problemi. Sì. Non è la lanciata prestazione là che giorno, ragazzi. Nel momento della gara no, ma è brutto. Io ho tanti miei amici fra atleti, io faccio indoor rowing, questi sport indoor, sci, triathlon, c'ho anche dei discreti risultati, canottaggio, bici, sci, no? Così, e faccio tutte distanze brevi perché sono grosso, non ho più la pazienza di fare lunghi, e ci sentiamo con altri amici che gareggiamo. Loro sono sempre io ho fatto, tutti fortissimi. Poi in gara, io invece lo preferirei perché loro stanno benissimo. Stanno male quel minuto e mezzo. Io sto da 6 mesi e male. Io sto malissimo tutto il tempo prima, che non sono mai convinto, contento di quello che ho fatto. Quindi per me, capito, la cosa importante, io sono sempre tranquillo, gli esami universitari, tutto. La parte prima, la preparazione, il male, il terrore, il brivido, ansia dei 6 mesi, e poi nel momento di fare zero. Invece fa male, lo sconsiglio, nel senso, state più, caccatevi sotto nel momento delle cose piuttosto tanto il risultato secondo me non so. Però comunque, capito, c'è gente che, per esempio, anche oggi qualsiasi appuntamento io arrivo mezz'ora, 40 minuti prima. Sì. Questa parte del pre ti metti magari un po'. Sì, una volta arrivati. Sì, la vivo malissimo, tutto il pre lo vivo malissimo. Vedi che cosa curiosa. E che ne so, non lo so, ma alla fine quando facciamo le live, le interviste, mai scritto una domanda, mai preparato niente, e si vede, no, mai organizzato niente. Per esempio, se io avessi chiesto quel giorno là, ma di che volete parlare a quegli stronzi? Sì, certo non sarebbe andata così. No, magari sarebbe andata così, ma avrebbero dovuto mentirmi. Io invece non gliel'ho chiesto. Certo. Partiamo, facciamo la live. Perché? Cazzo. Capito? Non ce l'ho. E invece ci sono questi bravissimi Cruciani, questi qua, che loro sanno benissimo quello che sta per succedere. Sì. L'unico io che non sapeva niente ero io quel giorno là, capito? Mi arrabbio più per quello, più se mi dicono che era premeditato, che per tutti i contenuti, anche quando discuto, mi arrabbio più se qualcuno mi dice che la cosa è premeditata che se mi giudica il contenuto, per esempio. Non c'è premeditazione, non esiste. Ho visto l'altro giorno un video di uno youtuber, tale pare Vagnato, una cosa del genere, un ragazzo che non c'entra. Quello che stamattina lo leggevo, quello che ha fatto una giornata con Cruciani, fa questi video qua. Vagnato. Ma ho letto uno che hanno condannato perché aveva sempre questo Vagnato che aveva dato del ladro di biciclette a un signore anziano, e poi questo non era vero,
e questo l'hanno poi condannato, questo sì, per diffamazione, che l'aveva sputtanato ha fatto una giornata con... ho visto il video, una giornata di lavoro con Cruciani. Condannato un anno è lui per diffamazione. Vedi, io è la stessa persona. Allora, vedi, noi due siamo diversi. Tu leggi la parte. No, ma non l'avevo letto. Io ho visto scambia un artigiano per un ladro di bicicletta. Io ho letto, vedi come siamo diversi. Io ho letto la parte della diffamazione, tu hai letto la parte bella della giornata con Cruciani. Io il video di Cruciani non l'ho visto, ma ho visto che ha fatto una giornata di lavoro con Cruciani. Sì. È bello, lo guardo? Io me lo sono guardato con piacere ed è stato piacevole. Anzi, me ne sono cercato anche altre giornate con sue. E adesso non ne trovi più perché. No, ma ne fatte poche comunque, erano 2 o 3. Però questa qua nello specifico è l'unica che ho visto. Era interessante perché si vede appunto quello che sta dicendo te, che Cruciani comunque tutto se la pianifica, ma non solo, si pianifica pure la domanda scomoda, anzi soprattutto la domanda scomoda. Comunque l'argomento che va a creare. Lui è un professionista di quello. Sì. Cioè, secondo me, le prime volte lui non l'ha fatto apposta, poi ha capito che funziona così. Non riesco a trovare il tempo per ascoltare la Zanzara, ma tutti i miei co-chattanti, cavalli, questi qua, la ascoltano. Io qualche volta l'ascolto. Ogni tanto se capita. Sì, quando c'è questi qua, questi individui più borderline che lui frequenta, il brasiliano, questi qua, ogni tanto l'ascolto. Non riesco a trovare il tempo perché io dopo le 19 inizio a fare Mr. Helmet, capito? E tutte le altre cose che ho da fare. Prima c'ho il lavoro del giorno, come dico a mia moglie, poi mi chiudo nello studio e faccio Mr. Helmet fino a orari indefiniti. Sì, dormo pochissimo, veramente pochissimo, cioè, alle 4 vado a dormire tipo. Sì. Grazie. Tipo dormo di solito 4 ore. Non dovendo più andare in ufficio da parecchi anni ormai, perché non fai microsonni come faceva Leonardo da Vinci, ogni 4 ore 10 minuti di sonno. Beh, so micro perché comunque sono piccoli, però sono proprio quelli, non è che ne faccio un microsonno. Sì, no, perché non vado in ufficio, quindi mi alzo 6 minuti prima di iniziare a lavorare. Sì. È bellissimo non andare in ufficio. Lavori da casa? Sì, ma diventi una brutta persona. Cioè, è bello, ma diventi una brutta persona. Cioè, cominci a non farti la barba, cominci ad acquistare un guardaroba infinito di tute e di vivere con le magliette del tuo sito. E va bene così. Sì, capito. Dopo quando esci, quando vai in giro, ti devi vestire come una persona... se non spacci, diciamo, ti devi vestire comunque come una persona normale, mentre invece se lavori da casa. Però è bello perché risparmi moltissimo tempo. E a Roma lo sai tu come no, quindi alla fine sì. Comunque senti, tu sei amico di tantissimi piloti? Sì, proprio personalmente? Sì, e non parliamo mai di moto. No, ma questa è la cosa bella. Il segreto è quello. Io pure ho tanti amici, ma in moto poi mai. Sono amico anche di tantissimi team manager e patron e sponsor, e parliamo sempre dell'altra cosa. Sì. Cioè, se sono amico, ti faccio un esempio, a me non so, amico è una parola grossa, cioè magari mi tengo in contatto con Cecconi di Aruba, lo nominerò, spero non me ne vogliano, si vergogni che parla con me qualche volta. Alcuni mia moglie dice che sei come i trans. Cioè tutti ci vengono da te a dire le cose, ma nessuno lo dice. Lo dice sempre mia moglie. Sei come Mr. Herman, giornalisticamente è come i trans. Ma che c'è di? Ma in che senso? Nel senso che no, perché tutti ci vengono, ma nessuno. No, non parliamo mai di moto. Cioè, ci sono delle cose anche con altri molto importanti, non parliamo mai di moto. C'è uno con il quale parlo di sigari spesso, non ti dico chi è, ma un altro con cui parlo di computer molto, le cose che ci piacciono di più, un altro di allenamenti, altro di cose. Non bisogna se puoi. Sì, è la cosa migliore, ma non perché io mi voglia tenere amico il pilota o il team manager e allora mi sforzo a non parlare di quella cosa lì, così me lo intorto, no, proprio perché ci sono delle persone delle quali tu scopri il fatto che non sono solo quello. Sì, il lato umano, lato dell'hobby, lato delle cose,
Ma i piloti sono così, lo sai, anche fra loro. Sì. Cioè, parlano di biciclette nella maggior parte dei casi. Tu dovessi mettere una cimice nel furgone di 2 piloti che vanno a fare una cosa, 9 su 10 parlano dei PlayStation, di videogame e di biciclette. Guarda, è inquietante questa cosa. Tempo fa, passato qualche anno, però mi ricordo siamo andati a giocare a bowling, eravamo io, Fabio Di Gianantonio, Massei, Grande Massei. Manuel Bastianelli, Non lo conosco lui, che comunque ha vinto 2 titoli italiani, ma non lo conosco di persona. E Daniele Gregori. Vabbè, l'ha organizzata in realtà lui. Perché dopo ti dico il casino in cui mi ha messo Daniele Gregori una volta quando l'ho conosciuto, mi ha rovinato per anni, e questa cosa la pagherà. Non me la racconti. Sì. Comunque, per dire, siamo andati a giocare prima a cena, poi siamo andati a giocare al bowling, è successo 2 volte. Abbiamo parlato mezza volta di moto, secondo te? E c'era No. Digia dal mondiale, forse faceva la Moto 3. Ma Digia, se gli parlavi di moto ti metteva le mani fa, magari non ne può più, capisci? Cioè, chi ha vinto bowling? Guarda, devo cercare la foto, ce l'ho, e non me lo ricordo. Però Ma il vero bowling o il mini bowling? No, il Broom Switch. Quello vero, con le palle pesanti. Sì. Bello quello. Ma penso di non conoscere neanche il mini bowling. No, la maggior parte in Italia non sono piste regolamentari, sono tutta una paranoia che il Broom Switch, quello no, non lo conosco. Ma io penso sia regolamentare perché è grosso, insomma. Comunque, apparentemente un bowling vero. Ma comunque questo era per dire, siamo andati pure un'altra volta, abbiamo giocato, una volta siamo andati una sera fuori con altra gente, mica si parlava di moto. Non mi piace del bowling che ti devi mettere le scarpe degli altri che puzzano di piedi, solo questo, lo voglio dire davanti alla telecamera. Sì, lo voglio dire, io sono fatto malissimo, se vado a giocare a bowling una volta mi compro le scarpe c'è la sindrome del top di gamma da bowling, quelle professionali, che l'idea di mettermi le scarpe puzzone. Sì, no, è le puzzone me le metto, ma le devono essere le mie, diciamo, ecco. Comunque Gregori mi ha fatto Daniele. Sì, bastardo, perché noi non ci conoscevamo solo su Facebook, ci siamo conosciuti a Mosca. Devo venire pure io, lo sai. Anno tragico della morte. Sì. Non mi ricordo se il primo anno siamo andati o il secondo anno ci siamo conosciuti e ci siamo fatti una foto insieme, quindi 2 che si fanno una foto insieme tendenzialmente sono 2 che non si conoscono, cioè non è che da 2 amici se fanno in continuazione la foto. Lui mi fa, Mr. Helmet, io seguo Mr. Helmet, facciamoci una foto insieme. Ci siamo fatti la foto insieme a Mosca, una foto orribile, brutta, controluce, che c'era pure pioggia, così, sti 2 così, e lui cosa fa? Pubblica questa foto e sotto ci scrive, io con Mr. Helmet, entrambi odiosi di VR46. Così. Ma non odiosi, perché pure in italiano è una cosa che odiosi, che cazzo. E tutti quanti mi dicevano, ecco, hai visto, sei un etero di VR46. Ho capito, ma se questo qua ha fatto una foto, c'è scritto questa cosa sotto, ma da me io cosa c'entro? Domani ti fai una foto con uno che non conosci, che scrive una cosa, che scrive siamo 2 nazisti dell'Illinois, io e Riccardo 2 omofobi nazisti dell'Illinois, cioè tu che controllo hai? Lui scherzava. Io non sapevo niente, mi dicono, guarda questa foto qua, sei tu in questa foto, non negarlo. Sono io sì, ma sì. Questo, mi sono fatto la foto con questo gli ho scritto. Poi nel frattempo io e Daniele siamo diventati amici, mi sono iscritto al motoclub, ho collaborato per molte iniziative e né io né lui siamo odiosi di VR46, ma questo bastardo mi ha creato di quei problemi per questa foto qua, perché ovviamente uno che non è normale pensa che il fatto che ci sia una didascalia sotto la mia foto dipenda da me. Cioè, capito che ti voglio dire? Come sì, domani te fai una foto con uno e questo scrive che belle le serate con Riccardo Ciotti quando andavamo alla stazione a picchiare gli homeless, e io in automatico e diventi un picchiatore dei homeless, capito? Cioè anche questa cosa è paradossale è pericolosa, oggettivamente pericolosa. Lui scherzava e non è vero, figurati. Fa un direttore di gara, ma figurati se fra l'altro anche internazionale mi pare adesso da poco. Quindi. No, poi parliamo di una storia di 10 anni fa. Io sono l'eter di VR46 per il fatto, comunque ha una spiegazione questa cosa, che non sono l'adulatore cioè il non essere adulatore in Italia diventi, cioè non basta essere cioè per essere hater non è necessario che tu sia hater. Sì, basta che non sei d'accordo. Che non sei d'accordo, ma io non sono neanche d'accordo.
nel caso specifico basta non essere adulatore di, cioè se tu non sei adoratore di qualcuno sei automaticamente hater, perché in Italia bisogna classificarsi come quelli che odiano Marquez visto come l'anti-italiano, cioè, no, l'anti-italiano, capito, che non ha nessun senso, come non ha nessun senso il biscotto del 2015, come sono tutte delle autocostruzioni che poi leggi anche di riviste importanti, come non lo so, di quotidiani anche importanti a tiratura nazionale, che non essendo specializzati in moto tirano fuori quello per fare quella roba, fanno un giornalismo. C'è uno dei principali quotidiani italiani tratta il motociclismo che fa paura, non lo nomino perché sennò prendo una querela anche qua, ma non sono mai stato condannato io per le cose che ho detto, mai scritto, e quella volta che sono stato processato, l'unica, sono stato assolto. No, ma ci tengo a dirlo perché le voci che giravano erano altre ed è stata condannata quella persona lì a pagarmi, quindi e non è ancora finito, no, proprio la diffamazione non rientra nei miei meccanismi. Io ho le capacità di dire le cose che voglio in maniera normale, quindi non mi serve. Tutt'al più non piacciono, ma non diffamano. Cioè, voglio dire, a me non piacciono un sacco di cose che vi dicono, ma per cui figuriamoci. È molto peggio quando non ti dice niente nessuno, cioè che non ti si filano, è peggio. Guarda, chi è che diceva nel bene e nel male? Perché non me lo ricordo, però è assolutamente più o meno, nel senso che cioè, non è che uno di cui parlano male in continuazione tutti non è il massimo, ma c'è chi ci mangia anche di quello, cioè anche molti influencer campano di dissenso, cioè i click, buoni o cattivi, portano gli stessi soldi. Guarda che un hater, uno che diffama, tra virgolette, in senso un hater, ti fa pubblicità 2 volte, perché prima diffamandoti e poi spiegandosi. Sì, però dicevo che ci sono degli influencer che tipo i Paul, i fratelli Logan e Jack Paul, nella maggior parte dei commenti sono assolutamente negativi, portano gli stessi soldi, cioè voglio dire, è così, cioè ci sono tantissimi che campano con questo sistema, però è diventato questa cosa qua una specie di lezione non voluta su internet, le dinamiche di internet. Mi dispiace che abbiamo svoltata così, però cioè voglio dire, per questo secondo me accade dando parola a tutti hanno la possibilità di dire la propria, con o senza capacità o competenza. Tu questa cosa che diceva Umberto Eco, che lì internet e i social hanno dato parola a una legione di imbecilli, sei d'accordo? Io sono d'accordo col fatto che tutti hanno il diritto di dire la propria opinione, purché rimanga un'opinione, cioè finché rimane nei limiti della propria opinione, bene. Nel momento in cui il fatto che una tastiera e uno schermo dividono di fatto le persone, perché non ci si trova più a parlare di non persone, devi affrontare gli schiaffi di persona, hanno dato diritto di dire anche oltre al proprio pensiero, e questa cosa secondo me non è sempre corretta. Cioè io, se non posso avere un'opinione, uno scambio di parole, è inutile che mi metta a commentare tanto per commentare una questione. Io invece non sono d'accordo, perché Eco l'ha detto con un senso di superiorità che secondo me non è una cosa da vecchio. Vabbè, sì. Cioè, secondo me sul fatto che il problema è che una volta succedevano le stesse cose, ma succedevano al bar. Esatto. Poi su internet ci sono arrivati i migliori, quelli un pochino più evoluti. Dopodiché internet si è aperto e ci sono i buongiornissimi a forma di cappuccino su Facebook. Facebook è rimasto un posto di vecchi. Io sono costretto a frequentarlo perché ho una pagina molto seguita su Facebook, ma è il social che mi piace di meno, no? Però questa cosa qua, il fatto che ci siano arrivati tutti, è ovvio che si sia abbassata la qualità, ci siano un sacco di persone che scambino il poter dire qualsiasi cosa con la democrazia, che non era così, la propria opinione, che uno valga uno, come dicevano all'inizio i 5 Stelle, e non è così, perché un'opinione non vale l'altra. Certo. Ci sono opinioni, e poi soprattutto il fatto che l'insulto come cosa libera, con lo schermo come difesa dagli insulti, non è così.
Ma non è neanche come dice qualcuno che tutte le volte che uno ti critica ti sta diffamando. Cioè Esatto. te la devi credere un po' meno, cioè devi vivere nella realtà, cioè la realtà non è fatta di fiocchi di neve, unicorni, c'è pure gente a cui stai sulle palle e te lo dice. Te lo dice e te la tieni. Se acquarelli fai fatica 2 volte, insomma, così. Senti, tornando al discorso della domanda di quanti piloti conosci, che sei sì, hai ragione. No, volevo sapere se ci racconti qualche aneddoto, qualche storiella divertente dietro le quinte. Che ti racconto una storiella romantica e una storiella divertente. Vai. Allora, la storiella divertente, abbiamo fatto uno scherzo a Saltarelli una volta. Simone Saltarelli. A Simone Saltarelli, pilota del CIV e di tante 1000 battaglie, ed erano le 8:30 di sera, alle 8:40 di sera, stavamo in sala stampa con Polita e non so a fare che cosa. Ho deciso di fingermi Enrico Ruggeri con Simone Saltarelli per invitarlo al Bivio, che era quella trasmissione fichissima che faceva Enrico Ruggeri, bellissima, dove uno aveva una vita che sarebbe potuta essere un'altra vita a seconda di quello che gli abbiamo invitato. E Simone Saltarelli all'inizio non ci credeva, ma poi quando abbiamo detto che c'era il gettone ha cambiato idea. Sì, ha cambiato idea. Era anche un gettone importante. Era 3.500 che fra una cosa e l'altra arrivavano tipo 10.000 euro. 10.000 euro. E dopo lui alla fine gli interessava soprattutto il gettone, diciamo la verità. Con Polita che mi davi le dritte. E poi Polita l'ho punito anche lui facendogli lo scherzo di un avvocato balbuziente che lo citava per danni perché lui si era messo di nascosto una tuta di un'altra marca rispetto a quella che aveva. Lui faceva il CIV all'epoca, il campionato italiano il CIV. L'anno prima l'aveva vinto, l'anno dopo ha fatto terzo. Il Sebaiocco l'anno dopo, vero? Conforti, non mi ricordo. No, Conforti l'ha vinto. Vabbè, comunque non era sì. E quell'anno noi giravamo anche il primo reality di motociclismo mai fatto, che trovi ancora su Moto TV si chiamava Trasmissione Pirata, che era fatto con 1.500 lire, dove c'era un cameraman, un microfonista e basta. E io che seguivo Alex Polita in questa avventura nel CIV, nel box, al parco chiuso, nella roulotte, nel camper e così là. Solo che quegli anni là Polita era molto inquieto, e litigavamo sempre e la gente diceva cazzo, ma è scritta benissimo questa cosa qua, fate delle liti che sembrano vere, ma guarda, sono vere. Ma non è possibile, perché lui ha bestemmiato, poi ti ha dato una spinta, tu gli hai dato uno schiaffo. Ragazzi, era vero. Ma no, perché lui scappa, poi tu lo insegui, perché lui poi si incazzava, non voleva fare le riprese. Ma era vero lui, che lui si arrabbiava. E tutti dicevano, ma questa è una roba come gli americani, sembra fatto benissimo. Abbiamo fatto 8 puntate di quella cosa lì sul lato Moto TV, qualcuno era su YouTube e le commentava Andrea Minerva, che è bravissimo lui, e poi c'era questo live, era proprio in presa diretta, capito? Con sto microfono con l'asta, che molte volte era mia moglie. Sì, non avevamo soldi, capito? Non avevamo soldi. Che c'era l'operatore, il microfonista, poi c'era Barney, che non era come adesso. Barney diceva una parola ogni 15 minuti, adesso fa delle interviste lunghissime. Sì, anche mi manda dei vocali quando ci parliamo, lunghissimi. Ma all'epoca non parlava pochissimo, era anche scoglionato, abbastanza così. E forse era con Baiocco. E quell'anno lì facciamo il campionato italiano, la wild card, e Alex mi pare che era o quinto o sesto a Imola, pensa, da wild card al mondiale, ruppe la moto proprio agli ultimi giri, tornò dentro nel box, io ero incazzatissimo, lui era disperato, piangeva così. Barney chiude il box e bussano. Ho detto, ragazzi, questi sono i commissari che tu non puoi chiudere il box solo perché ti girano. Invece era la gente che era venuta quando era finita la gara, anziché andare al parco chiuso o sotto il podio, era venuta a bussare ad Alex che lo voleva festeggiare. Tu pensa che motociclismo era, ed era solo pochi anni fa, quello che adesso non succede più. A parte non te lo fanno più fare perché il parco chiuso è proprio chiuso, la pit lane è chiusa, ma non c'è quella gente là.
Ed era la stessa gente che c'è ancora in Inghilterra, che se tu vai a una gara di Superbike arriva una signora anziana, una vecchia, che ha gli album con le foto, viene da te, ti riconosce, apre l'album, tira fuori la foto e te la fa firmare. Sono proprio gli anglosassoni che sono così, perché mia suocera, che adesso non c'è più, una volta sono andato a Donington e ho invitato la cugina di mia moglie, che sono inglesi, mia suocera e così, loro sono venuti a vedere la Superbike, non avevano molta conoscenza di moto, ma sono venuti preparati, con le foto dei piloti da farsi autografare. Abbiamo fatti mangiare all'ospitale di Parking Go, all'epoca lavoravo con Parking Go, c'era Chas Davis, loro sono di origini gallesi, hanno conosciuto Chas Davis, sapevano tutto di Chas Davis, sono venuti preparati. Cioè quel pubblico lì non c'è più. Quel pubblico che viene a bussarti nel box di uno che si è ritirato, che ha fatto zero, perché poi zero, certo, che però stava facendo la wild card a Imola, sì va bene italiano, ma aveva vinto, non mi ricordo, potevano andare là, sono venuti a bussare e abbiamo dovuto aprire. Lo chiamavano, una cosa che piangevi, no? Però a Polita comunque gliel'ho fatto lo stesso, e gli ho fatto l'avvocato balbuziente veneto che lo denunciava per danni, e mentre io gli facevo questo scherzo con l'altro telefono Polita mi telefonava per dirmi guarda che c'è questo che vuole da me 15.000 euro, volevo, no? Gli avevo chiesto tipo 20.000 euro. E questo avvocato e parlava tutto e non finiva mai la frase perché balbettava tantissimo. E lui diceva ma io non, ma guardi, ma non è vero, no beh, ho la foto e io e quindi non finiva mai sta frase, e mentre l'avvocato balbettava lui si disperava sempre di più. Quindi, quando verrà Polita, perché lo inviterai, assolutamente glielo chiedi questa cosa dell'avvocato e ti dirà che l'ho fatto molto arrabbiare. Però comunque quell'anno lì, per esempio, quel tifo lì invece, quello del non c'è più, quello di tipo anglosassone che abbiamo avuto anche noi a Imola, così non c'è più. Forse nel BSB può essere che nel BSB sicuramente c'è, sì, nel BSB girano anche tanti soldi nel BSB, parlo per i piloti quantomeno. Girano i soldi che dovrebbero girare quando uno fa il pilota, che rischia la vita. Girano però in Italia, in buona parte anche del mondiale, che questo ma abbiamo avuto ospiti che ci hanno detto se non girano in Italia è colpa della federazione e basta. No, è colpa, cioè il campionato, è il campionato italiano, cioè i soldi che girano all'interno di un campionato sono sempre merito e colpa dell'organizzatore. Nel motociclismo di soldi ne girano pochi, perché anche nella MotoGP in proporzione ne girano molti meno di quelli che dovrebbero girare, perché l'organizzatore è accentratore. Quando è accentratore ci sono anche dei soldi, più o meno quelli bravi prendono anche dei soldi. Quando l'organizzatore è accentratore e non ci sono i soldi, prendono soldi in tre e gli altri non li prendono o pagano. Nella Superbike prendono soldi in pochi, molti pagano, nel CIV pagano quasi tutti, e qua è colpa della federazione. Me ne assumo la responsabilità, possono dire quello che vogliono. Ed è colpa della federazione, è colpa della federazione anche lo sbocco e lo sviluppo internazionale che un campionato ha. Certo. Se tu come federazione, faccio un esempio, scegli di correre con le Dunlop perché Dunlop ti dà più soldi, va bene, o ridistribuisci i soldi e risarcisci queste persone del fatto, cioè le devi risarcire del fatto che poi non possono andare a fare una wildcard nel mondiale perché non possono usare non hanno le stesse gomme, non hanno lo stesso know-how, non hanno lo stesso lavoro fatto. Se entrano dei soldi benissimo, ma allora li devi risarcire quelle persone che scelgono te di fare il mondiale. Dopodiché, se poi succede che un trofeo come il National cresce fino a diventare una minaccia per il campionato italiano, ti devi porre delle domande e non devi solo tarparlo perché tu sei il CIV e loro sono il National. Se il National diventa più interessante del CIV, ti devi fare delle domande. Quindi il BSB, ci sono i soldi perché gli anglosassoni sono più pratici. Sì, sicuramente. Però nel Moto America non ci sono i soldi. Ah no? No, non ci sono i soldi. Non ci sono proprio i soldi. Cioè i soldi presi
presi per correre non ci sono. Poi quelli che sono bravi, che sono in America da tanti anni, e i vari Scholz o i vari Gagne, questi qua, hanno una situazione che come un po' tutti gli ambienti, prendono gli sponsor, eccetera. Però che nel motociclismo ci siano meno soldi che nel frisbee, veramente, o gli sport assurdi, no? O nel rodeo. Che era il terremoto? Un po' di terremoto, secondo me. C'è la metro vicino, però l'avremmo sentita più volte. Sì, No, un po' di no, terremoto. credo... Sei stato te? No, difficile. Era il terremoto. Non credo. Beh, guarda, io l'ho sentito bene. Io l'ho sentito bene. Sì? Sì, la sì. metro l'avremmo sentita... No, è dato un colpo secco. Sì, no, è stato un colpo secco. Però calcolate autobus, metro, qua è un casino tutto, Quello è vero, però è il primo che veramente da quando siamo... Sì. Ah, Vabbè, comunque. ok. L'abbiamo sentito. Non la tagliare, Questa non è- tagliare il terremoto, è la cosa più emozionante di tutte le cose che ho detto, per cui voglio dire, non la tagliare, non tagliare il terremoto, guai. Guai. Intervista con terremoto, ma quando ti ricordi? Cioè, tutte le cose pesanti che ho detto, questa del terremoto è la più figa di tutti. Magari potresti dire che è colpa mia, capito? Potresti dare... No, eravamo fermi, per cui... No. Comunque i soldi nel Moto America non ci stanno, ci sta qualcuno più fortunato di altri che prende i soldi perché ha degli sponsor, Sì, vabbè, ma girano poco anche là. Sì. Comunque a piloti vediamo, poi Melandri è una grandissima persona, il pilota più frainteso d'Europa probabilmente. Marco Melandri mi piacerebbe tantissimo. È il pilota più frainteso d'Europa. Fra l'altro ci mette molto del suo perché spesso fa delle dichiarazioni pericolose, però è una persona molto gentile, molto ospitale, sotto da casa sua, e fra l'altro c'ha tutta una serie di hobby che rendono il personaggio interessante. Cioè è un grande ciclista, è un grande DJ, Pilota d'aerei. è un grande DJ, pilota d'aerei. Un giorno mi telefona, mi fa: mister, perché ci sentiamo ogni tanto, io so che tu sei a Roma Nord, abiti a Roma Nord, sì, io volevo dirti che atterro al campo volo di Fiano, è vicino a casa tua, giusto? Sì, giusto, vicino a casa mia. Se mi vieni a prendere e andiamo a mangiare, sì, guarda, volentieri, ma io oggi mi sposo. Come? Addirittura oggi, guarda, sto andando adesso al comune, cioè io mi sposavo quel giorno, se no, ma perché mi aveva chiamato e messo a ridere. Se vuoi venire al matrimonio, guarda, vieni, sì, se vuoi venire al matrimonio ti invito al matrimonio, ma più di questo non posso fare. Ma perché io sono stato ospite da lui una volta, siamo andati a fare una giornata fighissima per il suo compleanno a Mirabilandia, dove lui è plenipotenziario, Granduca di Mirabilandia. Sì? Abita lì vicino. È Ravenna, sì, se non sbaglio. Mirabilandia è là. Lui arriva, si aprono la coda delle persone, poi ti dà dei dischi vibranti per la super prenotazione, dove tu non fai la coda, passi e fai così alla gente. Si aprono così perché ci sono delle code interminabili. Sì. Ed eravamo nella giostra, beccati sta giostra, pensa se succedeva una cosa brutta, ma non è successa per fortuna. Io, Polita, Baiocco, Bianconcini, grandissimo campione del mondo di freestyle motocross, campione del mondo di salto in alto, Dabut, eccetera. Vanni Oddera, mi pare che c'era, Salvini, il endurista, e Beggi Brevini. Quindi questa cosa qua, e Melandri, e mia moglie, e la Manuela Raffaetà. E ho ucciso, credo di aver schiacciato Bianconcini, che è grande più o meno così, su una montagna russa per una curva molto lunga, dove io ho passato 40 secondi tra Bianconcini che sembrava quello dei Simpson, con la lingua così, che l'ho schiacciato, e c'era Baiocco, questo lo voglio dire, tutti lo devono sapere, che ha paura delle giostre. Baiocco ha paura di quella giostra che sale su e poi te molla giù così. Le Torri Gemelle, quelle chiamavano le Torri Gemelle. Era singola, però era singola, però le prime che uscirono mi pare, comunque sì, quella là che ti porta su e poi te molla così. E Baiocco aveva molta paura di l'ha questo. fatta? Sì, l'ha fatta vicino a me.
Guarda, io pure l'ho fatto, di verità, l'ho fatta una volta e ho seri dubbi di... Ma Baiocco diceva che c'era il rischio di incidente di quella giostra là, e io lo prendevo in giro, e un giorno, non a Mirabilandia, ma quella stessa giostra è proprio caduta, cioè sono caduti davvero. Gli ho mandato il video a Baiocco, hai visto? C'avevo ragione. Quindi questa cosa di Baiocco, questa fissazione di Baiocco, quindi i piloti che andavano a 300 all'ora avevano paura delle giostre. Questa cosa è... Guarda, quando è venuto Davide Giuliano, l'hai vista la puntata poi? E lui ci racconta delle sue paure, praticamente è fobico di quasi tutto. Ma dal ragnetto... No, questo non lo sapevo. Era fobico dal ragnetto, ipocondriaco... lo racconta lui, un insieme di paure anche banali, perché il ragno piccolo così, lui dice si immobilizza, salta... No, non l'ho vista tutta la puntata. No, vabbè, è lunga poi quella. Ma al di là di quello, lui racconta queste paure, che sono paure normali, perché uno può essere paura di una cosa e di un'altra. Poi dici, Davide Giuliano, a 300 e passa l'ora. Poi Davide Giuliano, non parliamo di un pilota... Dici tu uno che non c'è. Pilota che... Lui era uno di quelli, o arrivava o la stampava la moto, nel senso sì, ma quando guidi tu, loro mi hanno spiegato che se guidano loro va bene, in motorino con te non ci vengono. Io sai la stessa cosa, io ho seria paura di andare in motorino, in moto dietro sì, anch'io ad altre persone. sì. E ho sentito... Beh, la sensazione è bruttissima. La sensazione è bruttissima. Soprattutto se hai una coscienza e una capacità di guida che sai che essere per esperienza superiore e ti devi affidare. Ma c'è una cosa peggiore di questa: portare in moto mia moglie. Sì, portarla, perché mia moglie si alza in curva. Benissimo. Regolarmente. Che l'unica cosa che va detta al passeggero è... Ma non... un sacco di patate. No, sacco di patate sarebbe... Dovresti essere un sacco di patate. No. Mia moglie è la persona più pericolosa che c'è in motocicletta. Con le moto che guido io, 2 volte più pericolosa. Ah, perché attenzione, noi abbiamo preso questo argomento un attimino. No. Tu sei un grande, diciamo, appassionato, ma collezionista, possiamo dire. Sono un chilometrista di moto e di auto. E di auto. Sì. Che... hai un po' di roba particolare. Ho una Rocket 3, una Triumph Rocket 3 che frena e sospensiona, quindi gli ho cambiato freni e sospensioni. Ho una Honda CBX del 1000 dell'81 dove che praticamente è una MotoGP, perché ho cambiato forcellone, forcella, piazza di sterzo, carburatori, c'ha 6 carburatori a testa piazza, c'è uno scarico in titanio doppio 4 in 1 2 in 1 che fa 126 decibel, cioè come una Desmo 6, uguale come una MotoGP, la stessa cosa, anche di più, perché 6 cilindri fa un casino. L'ho prestato una volta, ho chiesto a un amico, Luca Bologna, di ritirarmi dal meccanico, e dice che quando lo superava la polizia lui la spegneva. Neanche al minimo. No, la spegneva. E poi un po' di auto americane, un po' di pick-up, auto americane, tutte queste cose qua, che ho dei palloni a casa. Uh-huh. Cioè io ho dei palloni... Quelli che fanno tipo da copertura però singoli. Cioè dei palloni a temperatura controllata, ventilata, che dei palloni parcheggiati nel giardino, perché nel garage prende umido. Nel pallone no, perfetto, il pallone è una macchina asciutta, perfetta, asciutta, con delle ventole che girano, quindi ho due di questi palloni, dove tengo dentro, sono grandi, sì, no, ma ce l'ho presente. C'è qualche team pure che c'ha i box così. No, perché quello è autoportante, i miei sono palloni che se togli l'aria esatto, okay. E quindi quando devi tirare fuori la macchina devi tirarla fuori come da un sacco a pelo, capito? Si affloscia. Cioè prima lo devi di fatto spegnere per puoi anche non afflosciare, ma tanto quando apri la zip si affloscia da solo, tiri fuori la macchina, dopo devi tirarlo su, ci sono dei deltoidi per me, questi palloni comprati negli Stati Uniti, fatti spedire, pesano tantissimo, sono dei palloni, tu ci parcheggi la macchina sopra, quindi quando c'è il vento i palloni... ma non si muove perché la macchina... c'è la macchina sopra, quindi però... il pallone ondeggia, cioè sono antigrandi, antipioggia, e dentro la temperatura è sempre 18-20 gradi, che è di 16-20 gradi, che è la temperatura perfetta per la macchina perché non soffra. Le moto stanno in garage, le macchine stanno... Una moto è da Genesio, la moto dei miti, sì. Ah sì? Sì. Quale? Il CBX è la moto dei miti.
Non è quella a pistoni ovali, il CBX, no? No, sì, se c'aveva quella che pistole ovali era un uomo ricco. Quella è la NR. Sì. Quella pistone, oddio, mi dico sempre. NR, ce l'ha no, non so, sì, me lo sì, ricordo, sì. l'ho vista. Che è la mia moto preferita, che Genesio mi critica perché dice che non ho gusto, perché è brutta. Beh, esteticamente non è bellissima. Ma io non sono certo una bellezza neanche io, quindi Per non, cui dice, non è necessario. no, che similis cum similibus, bello. sì. A me mi interessa, che mi piace che è pistoni ovali, che è una moto quasi circolabile Sì, per chi può, sì. però del resto. E la moto sta lì da Genesio, perché doveva andare a un'asta, poi dopo non c'è andata più, poi sono pigro e Ed è me la esposta? riporterà. No, è nella parte officina. Ok. Nella parte officina. Ok. Non andate a rubarla, Cioè, perché vanno a rubare proprio la mia. cioè, tra tutto quello che c'è da rubare. Esatto, perché un feticista depravato potrebbe entrare dentro Moto dei Miti e anziché rubare la Desmo 16 di Stoner o di Capirossi potrebbe andare a rubare la moto di Mr. Darwin. Ogni motociclista pensa che la sua moto sia la più desiderata, Sicuramente. anche se non è vero. Però senza vederla e senza saper né leggere né scrivere. Anche quel poveretto a cui secondo me ieri hanno rubato un GS, che ho visto che c'era uno che faceva così col GS. Per il blocco Poi sterzo. secondo me sì, secondo me gli hanno fatto il GS. Vabbè, ma queste cose non... No, a me ne hanno rubate 3 di moto. Sì, Sì, brutto. sotto casa, però. Uno durante Italia-Australia del mondiale. 2006? Sì, Ah sì? Sarà stato un australiano. non credo, ma voglio dire, comunque, mentre io gioivo, mi hanno rubato la moto sotto casa. Mannaggia. Vabbè, succede. Non sei il primo, non sei l'ultimo. No. Io ero sempre assicurato, però alla terza moto la mia assicurazione ha detto, ma forse... o cambi città, o perché a Roma comunque è tanto, più che al sud. Sì, le moto più che al sud a Roma, le macchine... Anche a Milano, Non lo so, però... Diventando... Mi hanno rubato anche lo scooter 3 ruote a me, sono stato capace anche di rubarmi quello. Io avevo un amico che saggiamente partiva spesso per lavoro, si era comprato un mezzo di questi più brutto che si poteva, un motorino. Ce l'avevo anche un motorino. Perché lui dice, io alla stazione Termini sto fuori 3 giorni e neanche il bloccadisco metto, tanto non me lo rubano. E se lo sono mai rubato. Ma brutto io, senza fare nome. Mi hanno rubato un Gilera a fuoco bellissimo, che era l'MP3, però Gilera, dal box. Quello a 3 ruote, no? Sì. Bellissimo. L'ho ricomprato uguale, per sofferenza. Pensa un po'. Io ho ricomprato 3 volte le stesse moto. Perché rubate? No, anche... la stessa proprio, venduta e ricomprata lo stesso. No, lo stesso modello. Cioè io ho avuto 2 volte la Rocket, 2 volte il Gilera a fuoco e 3 volte il Triumph Daytona 955. Cioè uno normale cambierebbe, no? Tu dici, no. Io ho ricomprato, ho avuto il primo Daytona e poi ne ho comprato un altro, uguale. È una forma, credo, di... Ma vuol dire ti piaceva veramente? Sì, no, ma secondo me è una patologia, cioè nessuno sano di mente ricompra lo stesso modello di... No? Secondo me ce ne stanno molti più di quelli che pensiamo. Che comprano la stessa moto? Io sarei capace di farlo. Io ad esempio okay. Una delle mie moto preferite che ho avuto per la strada, io non vado su strada e non ho mezzi per la strada. Però io ho avuto una Buell, un XB9. La Buell sì, la conosco. Quella col serbatore trasparente? La mia era quella tutta nera, il serbatoio era nero, telaio nero. Era... Tanto non c'è la benzina lì. Nel telaio. Sì, non c'è il filtro dell'aria proprio. Sì. Nel forcellone l'olio. Dentro il forcellone. Ma una cosa stranissima. Il disco perimetrale, via dicendo. Però è l'unica moto che se domani mi dici di rifarmi una moto, io mi rifarei probabilmente. Io sembro l'orso del circo su quella moto. Beh, è minuscola, cioè piccola per me. Sì. Piccola per me. Ma poi va bene, ha un sacco dei limiti. Avevo un Suzuki 7,5 per girare in pista. Però me la ricomprerei. E sembravo l'orso del circo. Capito, figurati. A Binetto sono finito nell'erba, non trovo più la moto. C'è l'erba molto trascurata a Binetto. Nelle vie di fuga c'era. Non ho mai girato a parte c'ha i cordoli, diciamo, ipnotizzanti, perché sono viola e rosa i cordoli di Binetto. No, è vero. Ancora? Tuttora? Non mi ricordo, adesso è un po' che non ci vado, ma sono caduto e non trovo più la motocicletta. Come Ria a Monza? Sì, ma io perché c'era l'erba alta come cioè 1,5 metri
lavanda, c'era, sai, quelle piante Sì, così. sì. Sì, no, una roba. Avevo il box là, pensa, quando andavo giù a trovare i miei, lo dicevi prima, insomma. avevo affittato il box fino a che mi hanno rubato la moto anche là. Gianluigi, senti, abbiamo parlato veramente tanto. Ci è voluta pazienza, Che pazienza. No, perché adesso chi è che ascolta questa roba? Perché guardando l'orologio, Capito, devi tagliare tutto. Devo tagliare. Taglia tutto. Taglia tutto. Allora, devo un consiglio. Non tagliare questo consiglio, taglia tutto tranne il terremoto che c'è. Terremoto e consiglio. Esatto. E questa parte qua di adesso, che è la fine del podcast, la metti all'inizio. Questa parte che è la fine, la metti all'inizio perché c'è il terremoto durante il podcast, che non è le dichiarazioni che faccio Che hai io, fatto te. è proprio il terremoto vero nel podcast. Tanto fra un po' lo scopriamo perché uscirà subito, se c'è stato o non c'è stato. Io su internet trovo tutte le notizie brutte, no? Abbiamo visto dello stesso tipo di cosa, io trovo la parte, lui trova la parte bella. Va bene. Ti ringrazio tanto. Grazie. È stato un piacere. Non devo pagare, perché se dovessi pagare sarebbe costosissimo. Siamo stati 2 ore, ma a minuto andiamo. No, non devo pagare. Oh, né mi pagate voi, non giustamente. paghiamo Ecco. noi e non devi pagare No, niente. Dai, no. Ce la giochiamo così. No, denunce non ne arriveranno. Sì, Mi auguro di speriamo no. bene, dai. Va bene. Ciao a Ciao. tutti. Grazie.